In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale.
Buonasera a tutti quanti, spero che ci sentiate. Abbiamo iniziato la live ora, un pochino in ritardo, ma sapete che per preparare bene le cose ci vuole un po' di tempo. Allora, saluto subito Dio del Gaming che dice che secondo lui vincerà il Gemma Boy. Attenzione, non il Game Boy, il Gemma Boy. Poi c'è Alessandro Sanna che vuole sapere la nostra conoscenza riguardo questa classifica, quindi non vede l'ora di ascoltarci a fare questo torneo, ma non parleremo solo di questo torneo. Parleremo di videogiochi in modo serio, però senza essere noiosi, ragazzi, perché qua con me stasera abbiamo un amico appassionato e in parte anche collezionista. Mi dicono di alzare il microfono, io mi avvicino un po', magari mi si sente meglio. Aspetta, lo alzo appena, facciamo così. Allora, abbiamo qui con me un mio amico appassionato e in parte collezionista in particolare, dopo sarà lui a dirlo. Gli piacciono molto alcune macchine come il 3DO, il Jaguar, il Neo Geo, l'Amiga, il Commodore 64 e non solo. Signori e signore, buonasera, siamo qua con Danilo. Ciao Danilo. Ho appena riattivato il microfono, quindi l'introduzione che ho messo silenzio audio, quindi praticamente non ho sentito niente. Come era da prassi, siamo partiti già con... mi perdonerete, non sono un esperto del settore. Buonasera, buonasera. Beh, insomma, ragazzi, come Alessandro dice, ho già la domanda per l'ospite. Come vedi, Alessandro ha uno sfondo qua che insomma è invidiabile, no? Guardate lì che CRT ci sono, c'è il Neo Geo in bella mostra, insomma, c'è un'Amiga 500, da cui sembra, sì, un'Amiga 500, insomma, c'è tanta bella roba. Allora, Più che una Danilo, mostra è un habitat, cioè siamo qui, è la routine delle cose, da diversi anni ormai. allora, ragazzi, dovete sapere, adesso poi conosceremo meglio, che Danilo è un mio amico da qualche anno. È sparita la webcam, non lo so. Comunque adesso tornerà. Spero. Speriamo che torna Danilo, non so cosa è successo. Dovete sapere che Danilo è stato colui che mi ha fatto conoscere la cartuccia spagnola per il Neo Geo AES. Quindi, se avete visto qua su YouTube la recensione in anteprima in Italia su questa cartuccia, è stato grazie a Danilo, che è sparito, ma non so come mai. Vediamo se torna. Tutto ok? Ah, tutto ok. Eccolo che torna. Ha avuto un problema tecnico, ragazzi. Nelle live sapete che è normale avere problemi tecnici. Eccolo, si sente, eccolo qua. Cosa è successo? Siamo di nuovo qui. Semplicemente ho chiuso la finestra, sono Ah, beh, cose che succede. vanno e vengono. Non Va bene, preoccupare. dai, ci No, sta. dicevo che Danilo, che adesso lo conosceranno anche gli altri meglio, dico, siamo amici da qualche anno, ci siamo conosciuti per il BVM, perché anni fa io volevo recuperare un BVM della Sony, ma poi sono andato da lui e ho recuperato un BVM della JVC, che è quello che ragazzi avete visto nelle fiere. Fino a qualche mese fa io lo portavo, adesso è tornato in mani sue perché io non avevo più spazio e volevo prendere un CRT normale, quindi l'ho ridato al suo proprietario che lo vedete là, lo tiene orgogliosamente bene, ne fa sfoggia in modo, cioè senza mandarlo alle fiere, però vedete lo conserva nel miglior stato possibile, lo usa nel miglior modo possibile. E poi Danilo è stato colui, l'ho detto, che qua su YouTube avete visto la recensione della cartuccia spagnola full set del Neo Geo AES, perché Danilo, tramite un suo amico di cui poi parlerà, un amico e un esperto, insomma, me l'ha fatta conoscere, quindi se avete visto quella recensione, grazie del suo intermediazione. Ecco. Vero Danilo che è così? Assolutamente sì, sì, vabbè, mi va subito di sottolineare che qui di esperti, almeno da questo lato della, diciamo, telecamera, non ce ne sono. Si parla solo e esclusivamente di passioni e apprezzo in modo particolare il comportamento, questa cosa te l'ho pure diverse volte sottolineata, come ti sei comportato proprio in virtù del ritorno del PVM a casa, perché ti ricordi, ebbi sta vicissitudine di dover
un po' spostare di cose perché dovevo ritornare negli USA, poi è successo, sono rimasto in Italia e quindi sei È stato vero. gentilissimo, questa cosa l'ho apprezzata tantissimo, anche perché poi lo spirito con il quale ci siamo conosciuti, no? Che è poi uno spirito di condivisione, qui non c'è nessuna mostra, c'è solo Esatto. semplicemente la voglia di avere le cose belline fatte per bene, ci fanno stare bene, tranquilli, ma senza nessuna testa d'angelo, come si suol Assolutamente. dire, dalle mezzone, ecco. Saluto anche Viper Assoluto che è un mio grande amico e fan, tra l'altro dona spesso ed è stato lui a fare la classifica, quindi ha fatto la classifica delle console lui, si è messo lì ieri sera e l'ha fatta per noi per questa live, quindi Viper grazie mille perché la classifica che vedete stasera l'ha preparata lui. Saluto anche Ludovico da Reggio Calabria, grande appassionato e seguace del progetto di edizionale di videogiochi. E Alessandro ci chiede una cosa che però adesso Alessandro, se puoi, la domanda tienila per dopo, perché adesso dobbiamo parlare un attimo di qualche aggiornamento, qualche progetto che c'è in questo settore. Poi, prima della classifica, rispondiamo a qualche vostra domanda, poi facciamo la classifica. Dobbiamo parlare di alcune cose. Dobbiamo parlare di un discorso relativo ai monitor, quindi un attimo il discorso BBM, ma anche di alcuni nuovi progetti che sono emersi nel settore che, insomma, noi li riteniamo un po' discutibili. E poi dobbiamo parlare un attimino della cartuccia, voglio che anche Danilo dica la sua, visto che lui è un grande appassionato utilizzatore di Neo Geo, anche lui ce l'ha, siamo stati i primi in Italia ad averla, non sono noi due, però poco ci manca, e quindi insomma voglio che anche lui dica la sua. Quindi la tua domanda sul 3DS, che stanno crescendo i prezzi, penso che sia normale, ma è un discorso che adesso poi di cui parleremo in generale. Ok, allora, volevo dirti, Danilo, allora appunto il BVM che meno male funziona correttamente, nonostante, cioè come vedete, le macchine una volta sono robuste perché io l'ho portato praticamente in tutta Italia quel BVM e è tornato al suo proprietario in perfette condizioni. Dopo c'è da dire che comunque roba è vecchia, la sua età, però la roba di una volta, ragazzi, era robusta. Ecco, comunque la resa ancora oggi la fa. E secondo noi, diciamo che ultimamente è apparso qualche progetto moderno per quanto riguarda i monitor, soprattutto CRT, che non è che ci ha proprio stupito più di tanto, vero Danilo? Non so cosa ne pensi, ma... Diciamo che c'è anche una sorta di pensiero abbastanza estremo per ciò che mi riguarda, quindi questa cosa la dico sin da subito. Io sono per il videogioco proprio nudo e crudo, cioè rivissuto con tutti i crismi dell'epoca, ma non per una questione puramente di originalità dell'esperienza, ma semplicemente perché ritengo che non ci sia assolutamente confronto, cioè è una roba che è talmente palese che poi dipende anche dalle pretese che ognuno di noi ha. Nel senso, per me il CRT è imprescindibile per ciò che riguarda il discorso console, in particolar modo per il 240p. Ecco, un'altra postilla che intendo fare, se dovessi dire fare qualche strafalcione, io non sono un tecnico, non uso Vabbè, termini tecnici, molto spesso posso scambiare una cosa per un'altra, però quello che c'è di vero è che nel corso della mia esperienza, io sono quasi un cinquantenne, quello di cui parlo l'ho provato di persona e dopo un tot di anni, poi ci sono delle passioni che magari vengono concentrate in periodi, tipo il periodo dove ci siamo conosciuti e te, dove io ero praticamente alla ricerca di qualsiasi CRT, ma per la certo. curiosità di provare, testare, sperimentare, vedere le differenze. Quindi è una responsabilità e tu lo sai bene, perché fin quando vivi da solo, queste cose qui te le puoi gestire in modo abbastanza sciolto. Ma Sì, io ho amici miei che hanno divorziato per i CRT, ragazzi, non si scherza perché comunque sì, sono sì. degli impegni, però Certo. per me è la condizione sine qua non, cioè per me il CRT accompagna tutto quello che è specialmente il periodo delle console, 8-16 bit, poi già PlayStation per me, a parte che è una considerazione diversa del primo 3D che è uscito,
è discutibile tutto quello che esce che tenta lontanamente di imitare Mhm. in un qualche modo l'impatto visivo che ti può dare un CRT. È una cosa Esatto. assolutamente impossibile, No, semplicemente. no, ma e infatti appunto lì dietro da Danilo vedete in mostra appunto i due monitor BVM JVC che secondo noi, per quanto riguarda la nostra esperienza, il rapporto qualità-prezzo per la qualità che hanno è impressionante. Cioè, ci sono molti altri BVM che vengono straelogiati della Sony, però ragazzi, i JVC veramente tengono duro e sono veramente competitivi da questo punto di vista. E vedete appunto che c'è il Neo Geo, la vedete la cartuccia spagnola, quella grigia lassù? È quella che ho portato sul canale. Ed è proprio lì e c'è il Neo Geo Real Hardware che sta andando proprio su quel monitor, ragazzi. E adesso, col discorso che hai fatto te, appunto, che noi comunque siamo, insomma, anch'io la penso come te, che comunque il CRT è qualcosa di abbastanza irriproducibile, voglio condividere con voi un attimo queste. Abbiamo detto che parleremo di qualche novità del settore, ragazzi, e quindi voglio condividere con voi appunto questo progetto di cui noi insomma siamo un po', diciamo, diffidenti per vari motivi. Buonasera Federico, allora devo salutare, vabbè ringrazio ancora Viper, sempre Alessandro, il dio del gaming che fa lo spiritoso e dice che ha Plock sul Neo Geo, quando in realtà Plock è un gioco per Super Nintendo e lui piace scherzare. Comunque ragazzi, vedete qua un canale che allora, ci tengo subito a dire che noi non siamo qua per fare dissing o altro, però un canale, insomma, che ha la sua piccola nicchia di iscritti, più o meno come il mio canale, Retro G, che ha fatto qualche giorno fa, se non erro, insomma, questa recensione su questo monitor Arcuda, appunto. E dice, monitor Arcuda, l'addio definitivo ai CRT? La nostra recensione. Adesso, ragazzi, è un video che dura una 25 minuti e passa. Noi adesso non voglio adesso farlo vedere. Comunque, il discorso è che questo. Aspettate, perché sennò non mi si vede. Ah, ok, perché non riesco a gestire le finestre. No, devo tenerlo così per forza, sennò mi dà problemi. Eh sì. Allora, ragazzi, adesso il video non ve lo faccio vedere, però il discorso è che loro fanno vedere questo monitor che è uscito, australiano, che supporta un sacco di input, quindi tutti gli input analogici possibili e inimmaginabili. Ah, Magnum, buonasera Magnum, come stai? Spero tutto bene. Tra l'altro Magnum forse dopo arriverà Igor, non è detto perché è stato molto impegnato, vediamo se arriva. Comunque, parlano di questo monitor 4 terzi IPS, quindi LCD, che ha la risoluzione massima di 1440x1080 e come dicevo prima tantissimi input analogici, ha una latenza veramente bassa, si parla di 1-2 millisecondi, no, no, che cavolo, un millisecondo. Lo fanno vedere, fanno la recensione bella, collegano tante macchine, tante console, collegano il Mister, console originali, non originali. Insomma, ragazzi, fanno vedere che ha una qualità molto buona, tutto quello che volete, colori buoni, fanno vedere anche la prova col 240p test suite su varie macchine, fanno vedere la qualità dei colori, la geometria, il fatto che c'è una funzione che con un tasto regola l'immagine perfettamente in tutti i sensi, da ogni punto di vista, in modo automatico. È veramente un bel monitor. Fanno vedere anche che può essere ovviamente messo in verticale. Lo consigliano molto per i cabinati, quindi per gli arcade, come sostituto dei CRT, e questo secondo me è l'uso migliore di cui si può fare di questo monitor, perché poi alla fine, nonostante ci siano tutte queste belle promesse e la recensione sia per lo più positiva, poi dicono anche qualche contro. Per esempio, il contro è che per quanto riguarda l'aggiornamento del firmware, al momento, da quanto so, va mandato in Australia direttamente dalla casa madre. Non potete aggiornarlo voi a casa. Perché loro hanno fatto vedere che con alcune console, in particolare il Super Nintendo, ci sono dei problemi di risoluzione, quindi a volte non riesce a beccare il segnale, non riesce a elaborare il segnale. E quindi dicono che verrà corretto con aggiornamenti firmware, però il problema è che questa roba, cioè è bello, fanno tutte queste cose fatte bene, però se voi tutte le volte che c'è un problema dovete rispedire in Australia, capite che è poco pratico, ecco, è una cosa un po' discutibile come scelta
aziendale, diciamo così. Mi fa molto strano questa cosa, non mi è piaciuta questa cosa qua. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta, di cui loro proprio non parlano, proprio non ne parlano minimamente, è il fatto che lo definiscono come sostituto del CRT, perché praticamente fa tutto quello che fa un CRT, se non meglio dal loro punto di vista, ma non parlano minimamente del fatto che le pistole, le light gun delle console originali ovviamente non possono funzionare perché è un monitor LCD. Perché quelle pistole light gun vanno soltanto con gli elettroni del CRT. E questa cosa, se uno vuole usare le macchine originali, va detta secondo me. E non viene minimamente detta in una recensione che si propone di essere completa. Questa cosa ve la aggiungo io. Perché già solo per questo motivo, se uno ha piacere a usare le vecchie periferiche sulle console originali, questo monitor non fa per voi. Quindi non è un sostituto del CRT. Ecco, in questo senso. E l'ultimo motivo, che però è proprio una questione proprio, diciamo, di scelte, diciamo, tra virgolette, politiche della recensione, che io trovo un po' scorrette, è che non parlano del prezzo. Cioè, fanno tutto la recensione e non dicono il prezzo, ma neanche alla fine. Hanno messo il link in descrizione, ma non parlano del prezzo. Secondo me andrebbe detto perché comunque può fare la differenza, perché ogni cosa ha senso e valore in relazione anche a un prezzo. E non parlarne minimamente, secondo me andrebbe detto proprio all'inizio, ma non dirlo neanche alla fine non è una cosa che mi è piaciuta. E adesso questi ragazzi sono bravi, non ho niente contro di loro, però ho voluto dire la mia e adesso anche Danilo dirà un po' la sua, ma Danilo già in parte l'ha detto che per lui il CRT è insostituibile e per me è la stessa cosa. Finché questi CRT andranno e ci sarà modo di averli, secondo me vanno usati. Se uno si definisce retro gamer e ha lo spazio, modo, perché come ha detto Danilo comunque può essere difficoltoso, perché come ha detto Danilo ci sono stati anche, insomma, lui conosce persone che hanno anche divorziato, quindi insomma dipende tutto dallo spazio che uno ha a casa, dipende se lo può permettere, se c'ha voglia un po' di smanettare, di cercare le cose, perché non è una soluzione così comoda come ovviamente le soluzioni moderne. Ma ragazzi, se giocate con le macchine vecchie e volete utilizzare l'hardware originale, i CRT finché vanno e si trovano, secondo me vanno usati. Poi dopo ben venga che vengano queste soluzioni, ma vanno ancora affinate e bisogna parlarne secondo me in modo più oggettivo. Concludo dicendo che quel monitor lì secondo me è molto buono, la morte sua sta nel cabinato, perché nel cabinato vedo che c'è sempre più la tendenza nei cabinati, chi li produce, chi li fa oggi, a mettere l'LCD. E c'è da dire che poiché i monitor arcade diventano sempre più difficili da trovare, ripararli è sempre un problema, potrebbe essere la soluzione migliore, ma solo lì per il momento. Bene, Danilo, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Dai, io dico che c'è veramente poco da aggiungere. La tua Mm, descrizione è stata molto chiara. Io penso che siano nient'altro che prodotti che vengono sviluppati per tirare qualcosina che mm, dobbiamo fare. Cioè, secondo me c'è tutta poi come lo stesso, sì, come hai detto te, io sti ragazzi li conosco relativamente di sfuggito, ho visto qualcosa, però intanto l'amico che magari si informa tutti i giorni e la passione ce l'ha e allora va vedendo un po' dappertutto perché è anche giusto che uno si vada informando anche perché i vostri canali ormai sono diventati frequentississimi, ormai c'è certo, diventata certo. una roba talmente inflazionata che si fa fatica a capire, insomma, io in grossissima sincerità, ma non per una questione di status, che qui non è uno status né volersi da un certo punto di vista innalzare ad una posizione di superiorità, ma semplicemente io gli italiani faccio fatica a vederli, anche perché quello che, tra virgolette, possono recensire, quello di cui possono parlare, è estremamente in ritardo rispetto a quella che è stata una cultura, già per dire, statunitense per ciò che riguarda il retro game. Quindi noi siamo arrivati dopo, arrivavamo dopo con i videogiochi, siamo arrivati dopo con il retro game. L'appassionato che questa cosa se la vive in modo distaccato, senza per forza di cose dover poi anche elaborare delle informazioni esterne, quando vede questi prodotti qua, ma che deve pensare? A me viene da ridere, semplicemente, io sono proprio categorico, a me viene da ridere e da piangere, non che da dire ma perché? Cioè, perché? A che serve una roba del genere? Non serve a niente.
prendi, vuoi fare sta cosa qui? Vuoi comprare comprati lo scaler, comprati un OLED che almeno non è un IPS, Sono d'accordo, sono non è un d'accordo, sono IPS, d'accordo. quello si gira. Ti ho capito, ci stanno i monitor dell'HP e te li buttano dietro la testa, te lo compri con la presa DVI, ci attacchi il mister, perché se compri una roba del genere, io posso pensare che tu abbia un mister, me lo auguro, ma nella peggiore delle ipotesi hai qualche Raspberry, ma se hai le console originali, cioè che tu c'hai la cosa lì, il cavo RGB e tutto il resto ti compri sto coso per fare che No, no, cosa? infatti, infatti. Non lo so. Quindi, Cioè, no, no, quindi no. riassumendo, secondo noi, allora, o uno rimane sull'hard originale e usa i CRT, se proprio vuole il top, ci sono dei CRT molto buoni, come quello che mi ha dato appunto Danilo in sostituzione, che è quel Panasonic che mi ha dato lui, che avete visto alle fiere, e che Ma vedrete anche sì. domenica, perché ragazzi, io sarò, col progetto del dizionario, lo dico, il dizionario videogiochi, sarò questa domenica a Cremona all'Ultracon tutto il giorno e poi domenica prossima il 25 sarò a Bologna tutto il giorno al Bologna Nerd Show e ho sempre portato quel monitor Panasonic da 17 pollici che mi ha dato Danilo che è molto buono, quindi ci sono dei CRT molto buoni, tra l'altro col contrasto dinamico, Eh, insomma della bella roba. Poi i BVM sono la soluzione top, ragazzi, BVM, e usate le macchine originali. Se invece non volete usare macchine originali o le volete usare ma non su CRT, ragazzi, ci vuole un upscaler, secondo noi, dignitoso, come può essere l'OSC o il RetroTink, il GBS Control o quant'altro, con un bel OLED, se potete, perché fa molta differenza, almeno come colore ci assomiglia di più a un CRT. Oppure se volete proprio tutto moderno, come ha detto già Danilo, un progetto FPGA fedele che faccia emulazione hardware fedele come il Mister o tanti altri, con un OLED o quello che volete, perché il Mister può essere anche collegato al CRT, insomma, con vari adattatori. Quindi queste qua sono soluzioni migliori secondo noi. Usare un monitor LCD tra l'altro con queste pecche che abbiamo detto, poi con quel prezzo, perché ragazzi costa 450 euro e oltre, perché dovete considerare che viene dall'Australia, c'è la dogana, c'è la spedizione, insomma è tanto per un LCD secondo noi. Secondo me con un upscaler rendi molto meglio, secondo me, costa più o meno costa anche beh, meno. Cioè, voglio dire, ci mettete un bel OLED che è quello che usate per casa, già per altre cose, e secondo me ha molto più senso, secondo me. Ecco, quindi bisogna stare attenti che in questo settore da un po' di tempo, da qualche annetto, è andato molto di moda, no, retro gaming. C'è proprio questa informazione esagerata, a volte eccessiva, su tutto e non si capisce più bene le cose e si tende a far confusione e a propinare tutto come la soluzione definitiva, quando in realtà non è così. Ecco. Bisogna un po' scusami fermarsi. se ti disturbo. Dimmi. E questo è proprio che mi dà, da un certo punto di vista, fastidio, Eh, perché parlavamo di sti ragazzi che io, ripeto, li tengo anche in gamba, perché insomma si vede, sono abbastanza attrezzati, c'ha diverse cose, l'amico lì, lui si può ritenere un collezionista probabilmente. La domanda mia è che ci fa lui con quel coso, capito? Cioè, allora devi fare il contenuto, io voglio capire la coerenza di questi canali. sì. Di cosa si parla di retro gaming? Vuoi parlare di retro gaming in modo serio? Oppure ci vuoi far No, infatti. vedere il coso australiano, capito? Che dobbiamo fare? Infatti. Poi ci sta anche il target, ma magari può interessare, dice io faccio il contenuto di questo e quello, però come hai detto tu, almeno usa un po' di coerenza all'inizio, sicuro, non sembrano sbarbatelli. Usa un po' di coerenza, guarda, costa sta roba qui, sappiate che non potrà mai essere un CRT, ma per una questione proprio fisica, perché un CRT lo conosciamo, un tubo catodico che emette gli elettroni, io non sono un tecnico, ma No, sta no, cosa però. non è riproducibile. No, Eh, ma poi il fatto di dire, di non dire, per esempio, delle light gun, secondo me è una cosa abbastanza, perché, no, dai, sì, sì. cioè, non dirlo Ci sta, hai neanche proprio, ragione. No, non dirlo neanche, e poi soprattutto non dire il prezzo, insomma, insomma, secondo me in una recensione ma andrebbero no, dette queste dicono cose. tu, Non voglio tu essere là dietro pesante, no, c'hai. non voglio essere pesante, non No, no, voglio ma essere. Però, ragazzi, lo sapete che il da, Demiurgo sul suo da un certo canale. punto di vista, Mm. no, no, c'è quello.
ci sta un po' di incrocio perché magari arriva un po' in ritardo, quindi magari se mi accavallo, perdonami. Però dico, ormai non ci sta, io voglio, ci vorrebbe pure un po', vedi, mi viene da dire sta cosa qui. Ci vorrebbe anche un po' di rispetto rispetto a sta roba, rispetto a questo contesto, perché se dobbiamo parlare di fuffa, non è che qui stiamo facendo trattati scientifici, stiamo No, parlando di videogiochi, per l'amor di Dio, sono videogiochi. Però sì. se li si vuole affrontare, se ci si vuole ragionare in un modo un po' più serioso, approfondito, dici vuoi capire come veramente si Sì. vive l'esperienza in modo serio, facciamo così perché per me poi non ha senso che hai 30 ppm dietro lì e ti compri il coso, capito, per fare Esatto, contenutino, per fare cioè, esatto. 3000 visualizzazioni, non lo so, la vedo una cosa proprio fuori dalla coerenza. Non parliamo dello sdoganamento e spopolamento delle consoline cinesi da emulazione, che quello lì è un altro argomento che veramente non sopporto, di cui molti canali che si definiscono dedicati al retro gaming parlano furiosamente. Quelli sono È il inutile che vi male dico proprio. è inutile che vi dico quali sono i due più famosi in Italia. Sono due personaggi con cui ho già discusso passato. Lo sapete che il demiurgo è bello peperino, ragazzi, però cerco di dire la verità, ecco. E Danilo con me ha in comune questa cosa. Nel senso che cerchiamo sempre di portare rispetto, però quando le cose vengono manipolate, le informazioni in questa maniera, e vi propinano questi prodotti come il meglio, top plus ultra, e ci marciano sopra, a me girano un po' i coglioni. Lo dico perché sono spontaneo, lo sapete, sono fatto così. Però se faccio un dissing o qualcosa o mi scontro, tra virgolette, è perché so che quello che sta venendo detto non è corretto o è stato detto in modo errato. Ecco, e purtroppo ci sono creator che ci marciano sopra su sta cosa. Non è il caso di questi due ragazzi, ovviamente. Però, insomma, bisogna fare i complimenti alle cose, alle recensioni, quello che volete, ai contenuti, ma sempre con un atteggiamento critico. Perché le cose vanno sempre riviste con attenzione. Conosco Demiurgo due canali, capito quali sono, Alessandro. Comunque, adesso chiuso il discorso, leggiamo un attimo le vostre domande, poi parliamo della cartuccia e poi faremo la classifica. Allora, diceva appunto Alessandro che il 3DS sta crescendo. Vabbè, e ha detto che lui ce l'ha con la scatola e tutto. Tra l'altro, Danilo, vorrei che tu parlassi un attimo del discorso delle scatole che tu mi avevi fatto a livello collezionistico. Ti ricordi che mi avevi detto? Cosa mi avevi detto? Sì, 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 il discorso è allora, sempre stesso, facciamo sempre, bisogna sempre aprire una piccola parentesi prima di parlare di ste robe qui. Mm, Perché poi ognuno ha una sua visione, io ho la mia abbastanza personale, nel senso non partecipo a nessuno sperpetuo. Quello che si sta vedendo ultimamente, vabbè, è una cosa un po' davanti agli occhi di tutti, un po' il vintage come discorso generale sta scappando un po' di mano, non si sa, c'è possibilità economica di acquistare queste cose che l'Italia fondamentalmente un po' di soldi nel cassetto ce l'ha, quindi tutto è super prezzato. Il certo. settore che ne soffre di più maggiormente è proprio quello dei videogiochi perché è trainante, è un'industria trainante ormai da decenni, Certo, direi. sì, La passione per il retro game nasce perché sono pure cose che effettivamente hanno un valore se conservate in un certo modo. Se in un discorso futuribile quello che hai comprato, conservato, collezionato per una ragione o per un'altra, te ne vuoi liberare perché ti sei scocciato, perché magari non lo so, per qualsiasi altra ragione, diciamo che sono degli assegni in bianco. L'assegno in bianco ovviamente ha bisogno di determinate caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Le conosciamo, non lo dico io, lo sai bene pure tu. Io sono dell'idea che per dire il Neo Geo, mm, se ci devi solo giocare, io apprezzo anche quello. Però a quel punto io ti dico, prenditelo scassatissimo che lo paghi sempre 400 euro, 4,50, ma non te ne frega dell'estetica, non te ne frega niente, e ci giochi e basta. Ma se devi già spendere 5, 6, 7, 7,50, 8, a quel punto lì io ti dico e ti consiglio, dopo tanti anni di esperienza, anche un po' di compravendita su eBay, nelle parentesi,
che se devi comprare, compra bene, compra garantito. E qui apro il discorso non per fare pubblicità, perché tu lo sai che qui si Mhm. fa fra amici, Ecco, e se lo si dice è perché effettivamente ci sta una capacità confutabile. Qua si parla di fatti. Questa è una macchina che, per l'ho esempio, parla l'ho tanto di chi l'ha verificato. fatta. Quindi, e tu lo sai benissimo, Daniele, insomma, che ha questa Daniele, capacità incredibile, insomma. Daniele di Retro Dreams, giusto? Retro Dreams Italia che c'ha una pagina su Facebook e la pagina su Facebook è un'assistenza dove insomma discute degli interventi che fa sulle console, e una dove comunque lui fa importazione diretta dal Giappone e non solo importa, ma sistema, mette a posto le console, ti dà un anno di garanzia su qualsiasi prodotto. Ecco, questo è un fatto importante, capito? Cioè, tu lo sai benissimo, tu vai a comprare una roba su eBay che ha 20 anni, Esatto. ma domani ti si rompe, ma tu, cioè, se non c'hai un minimo di conoscenze, di zoccolo per capire a chi ti devi rivolgere, tu là è un bagno di sangue. L'ho Quindi vuoi scritto in comprare chat, sta ragazzi. roba? L'ho scritto in chat, ragazzi. Daniele di Retro Dreams Italia. Trovate la pagina Facebook. Lui è veramente un nostro amico e è È il veramente numero, io no, è uno dei migliori in Italia. È uno dei migliori in Italia. è E qui, uno dei migliori, è uno dei migliori in Italia, assolutamente, di quelli che comunque, insomma, poi è una persona seria. Poi parliamo proprio anche di questo, che poi Danilo, all'età mia, Danilo ha recuperato da lui appunto il 3DO e il Neo Geo. E anche io il Neo Geo, ragazzi. Poi dopo vedremo che cosa, ma da Danilo ho veramente. preso, Eh, di pure, di pure. da Daniele ho preso tante cose, e tutto Mm. quello che ho preso da Daniele è sempre stato impeccabile, una cosa incredibile. E poi ecco, Daniele ha quella disponibilità continua anche di farti un'assistenza sul messaggio che gli mandi. Ecco, quello che ti dicevo, almeno per ciò che mi riguarda, io ho il tempo di mettermi, se queste cose vanno seguite, cioè se ce l'hai, prima o poi vanno revisionate, e quindi devi capire a chi le devi dare queste cose. Quindi se le vuoi seguire, devi almeno partire dal fatto che se spendi, ecco, 1000 euro per comprare un Neo Geo Eh sì. con la sua scatola, magari con il seriale che corrisponde, non è una roba da malati, e lo è da un certo punto di vista, ma io dico, specialmente per certe console, se devi arrivare a spendere 7-8, spendine 1000, perché quel 1000 in un discorso futuribile ti può garantire di rientrare almeno dei tuoi soldi, se non di più. Le console USA io le vedo sempre un po' come una roba abbastanza così, non lo so. Certo. Cioè, intanto ragazzi sto facendo scorrere in sottofondo, penso che anche te Danilo lo vedi, la video recensione che ho fatto sul Neo Geo e sulla cartuccia spagnola. Questo è il Neo Geo che appunto ho preso tramite Danilo, da Daniele di Retro Dreams, tutto revisionato, con la modifica RGB, che tra l'altro non è l'amp RGB ma è una modifica migliore, con la scatola vedete, seriale combaciante, tutti gli accessori, i polistiroli, gli imballi, veramente ragazzi completo, tenuto benissimo, con un anno di garanzia, con messo l'Unibios 4.0, veramente è stato fatto tutto, il migliore audio. E qui ragazzi ci ho fatto qualche mese fa la recensione, sono stato il primo in Italia, e me l'ha fatto grazie appunto a Danilo e Daniele come intermediari. Sono riuscito a venire in mano, avere tra le mani questa cartuccia qua spagnola full set, per la ES. Ragazzi, ci ho fatto la video recensione sul canale, è piaciuta molto, visto, sicuramente l'avete vista, comunque la faccio andare in sottofondo mentre parliamo. E tra l'altro, appunto, io ne ho già parlato, ho fatto vedere tutte le sue feature, le sue cose, la lista dei giochi, come girano, insomma, ho fatto vedere tutto, ragazzi, è eccezionale. Ma qui abbiamo anche Danilo che ce l'ha, e quindi voglio che anche tu dica la tua dopo aver parlato di Daniele di Retro Dreams, che vi invito a seguirlo ragazzi su Facebook nella sua pagina. Voglio che tu parli di questo progetto spagnolo, perché dobbiamo dire qualcosina, non vogliamo essere lunghi, però 10 minuti ce li spendiamo, perché appare tutto rose e fiori su questa cartuccia, però dobbiamo essere un po' anche qui critici. Diciamo, voglio che anche lui dica la sua positiva, ma dica anche gli aspetti negativi, perché
dobbiamo parlarne, perché nessuno ne sta parlando di questa cosa, di questi spagnoli. Vabbè, vabbè, poi ogni gli spagnoli, gli italiani e tutto. Allora, prima di aprire il discorso della cartuccia sarà veramente molto breve, perché poi sul discorso spagnoli c'è veramente anche lì poco da dire, perché poi se tu hai un negozio e insomma fai un pre-order, poi insomma non ti comporti benissimo, fai delle cosettine un po' strane, ecco, mi viene un po' da pensare che questa attività non funzioni nel modo proprio, ma ce ne sono tanti così. La cosa che a me faceva un po' ridere è che questi qua hanno aperto questo negozio con il finanziamento con i fondi europei, quindi quella cosa lì a me faceva un po' ridere. Vabbè, però è un'altra roba che non c'entra niente. Volevo spendere due parole sul discorso del Neo Geo, perché sì la cartuccia, sì la macchina Ok. originale, sì il PVM, BVM, quello che sia, che secondo me non è necessario. Diciamo anche questo per essere coerenti con tutto il discorso. Questo se lo trovi ad un prezzo buono e vedi che ti funziona e non è vecchissimo e lo compri ad un prezzo ragionevole, allora tu il pensiero ce lo puoi pure fare, ma se non ti mettere appresso, ti parlo con il tuo, a colui che ci sta ascoltando, non ti Certo. mettere a spendere dei soldi perché qui c'è qualcuno che è uscito fuori di brocca, ma pesantemente. Ah Ci sì, sono ah sì. degli esempi su eBay anche di italiani che sono un po', si può dire anche un po' da scompisciarsi da ridere, però Sì. sono quei messaggi che ci mandiamo fra amici, dicevo vuoi fare questo affare? Guarda, ci sta solo. Gevo sia a 5.000 euro. E questo signore dice che fa queste riparazioni, che qui sono tutti campioni nel fare le cose, però poi comprano a 5 e vogliono vendere a 500 senza poi Sì, far niente. sì. Perché? Perché ci sarà sempre quello che è alla ricerca. Che interventi ha fatto Daniele? Io che non sono un tecnico, mi va di dirli, di Vai, raccontarli, vai. leggerli, perché non è che. Bravo. Gel bar fix, che elimini le barre verticali, praticamente. Poi c'è il voltage level RGB fix, che corregge i voltaggi del segnale RGB. Come risultato c'è una luminosità maggiore rispetto alla console originale. Vero. E questa cosa mi ha un po' spiazzato, Mhm. perché il PVM in questo caso qui ti viene incontro perché tu hai dei livelli di regolazione di luminosità e contrasto in modo particolare, perché sappiamo che il colore sull'RGB non ha utilizzo. Con la console di Daniele, io il PVM che uso base, c'ho un mio settaggio che bene o male è simile per tutte le console. Qui ho dovuto reimpostare e abbassare i valori perché è talmente che spara. E io sono Sì. rimasto quando mi è arrivato, Madonna, perché è una soddisfazione allucinante. Vedere un Neo Geo che performa in questo modo vale tutto quello che costa. Se tu vuoi questa cosa viverla bene, devi fare anche questo tipo di interventi. Li fai una volta e vai migliorando decisamente quella che è la resa della console. Seppure console hanno 30 anni, è una cosa da capire. Sì. Quindi ti becchi la garanzia sul prodotto, ti becchi gli interventi giusti senza fare nessun modding, perché qui non è che stiamo mettendo il LED per fare la console per il contenuto. Qua stiamo Esatto. migliorando la resa video, perché poi alla fine il tutto si riduce anche al non giocare, perché questa è una forma d'arte, lo sappiamo fin troppo bene, è una soddisfazione vedere queste cose che Certo. girano in un certo modo. Poi ci sta l'Unibios che bene o male conosciamo tutti, poi c'è il C-Sync ripristinato che offre maggiore qualità rispetto al video È vero. composito, È vero. Ti dà anche elimina l'effetto scacchiera. il cavo personalizzato RGB. Capo. Certo, certo, certo. Esattamente, perché poi Daniele lavora anche sui cavi. Ora mi ha mandato un cavo per lo SNES, cioè che è una roba proprio fuori schema proprio. Cioè, io Certo. ho uno SNES americano e un one chip, quindi è uno di quelli là che si dovrebbe vedere pure meglio. Con il Certo. cavo suo originale del tempo, io ero convinto che già performasse. Ci ho messo sto cavo che mi ha mandato Daniele, anche lì mi ha mandato la foto, ci sono all'interno, ecco, della componentissima. Scusate se eccolo, No, perché no, quel gatto lì è un grande è subito. protagonista. Quel gatto lì è un grande E mi ha fatto protagonista. partire pure la musica, mi ha fatto partire, bastarda.
quel gatto lì, Eccolo qua. Come hai fatto a partire anche a la... livello estetico è arte come quella roba che c'è sopra la scrivania, quindi ci sta veramente da Dio quel gatto lì. Questo, questo c'è un cornuto, lascialo fare perché questo veramente che sta facendo. Dicevo, allora, e poi, mo che devi fare? Vai. E poi ci sta dicevo, elimina l'effetto scacchiera. Originariamente la console usa solo composito come sincronia e quindi, però non tutte le revisioni hanno bisogno di questo fix. Sostanzialmente, console importata dal Giappone. Con Daniele ti puoi sentire, dice Daniele, io la voglio con questi crismi qua, sono in questo budget qua. Lui ti fa capire che cosa ti può importare e te lo fa vedere. Dice sì, Esatto. Danilo, Daniele, importamela. Lui te la importa, vuoi qualche intervento? Vuoi che te la ripristini, che te la controllo, che gli do un controllo generale, si fa qualche intervento e dopodiché ecco c'è pure un anno di garanzia. Penso che meglio di questo ci sia davvero poco altro da aggiungere. È stradisponibile, gentile, competente, ragazzi, Bravo veramente. proprio, Vi sì. vi ascolta proprio al 100%, poi è un grande esperto, quindi se non sapete le cose ci pensa lui a compensare le vostre mancanze di conoscenze su certe cose. Quindi ragazzi, è veramente una persona eccezionale, è uno dei migliori in Italia, noi ve lo consigliamo altamente perché è stato, grazie a lui siamo venuti a conoscenza di questa cartuccia che appunto nella recensione adesso l'ho lasciata andare un attimino, però ragazzi la trovate sul canale e ripeto, senza Danilo e Daniele questa recensione sul mio canale non sarebbe stata possibile, ecco. E ho cercato un po' di farla, magari nella recensione non ne ho parlato di Daniele, perché tra tutte le cose che dovevo dire, dovevo farlo uscire un po' veloce, mi sono dimenticato, ma adesso abbiamo recuperato. Io comunque in descrizione l'ho scritto. Ecco, però adesso sapete tutta Scusami, Dimmi. scusami Giacomo, poi fra l'altro questa cosa è da sottolineare in modo particolare. L'anticipo, ma Dimmi. questo non è un progetto, gli spagnoli non hanno fatto altro che da un certo punto di vista sfruttare, sono stati intelligenti, questa cosa va detta. Questo è un progetto di un certo Vortex, che è un progetto libero, quindi loro non hanno fatto altro che per questo progetto di questo americano comprarsi ste EPROM, programmarle e fare sto tot di cartucce, ma loro non hanno inventato praticamente niente, ci hanno solo semplicemente fatto commercio e Esatto, basta. esatto, esatto. Eh, Comunque, saluto Magnum che se n'è andato, Magnum CDI che è passato per un saluto rapido, è andato a fare l'ospite misterioso. Poi c'era Alessandro che ti chiedeva, Danilo, che giochi, che console stanno girando sui due BVM che hai lì. allora, qui ci sta il mio Geo che in questo caso è con Shinobi, che è uno come va Mhm. definito? Non Brew, può È essere definito? è un Che homebrew minchia, in reverse engineering, sì. è fatto veramente, come vedi, ora sta girando Golden Axe sul 17 della Sì, Panasonic, fra l'altro con tubo giapponese. Questo è veramente una TV con i controfiocchi, io direi. Poi, fra eh l'altro, sì. formato perfetto. Guarda, Quindi qui sta girando. nelle fiere mi hanno fatto i complimenti tutti per quel Panasonic, quindi... Questo è fantastico, c'è pure il contrasto analogico, quindi stiamo parlando di robetta veramente dedicata, bellina e simpatica, come dico io. Lì sta Mhm. girando il Super NES, lì sta girando il Super NES americano con la Sì, SCART di Daniele, con un Everdrive semplicemente, ok. Che che ragazzi, siamo poveri il Super NES americano, Super NES americano è una di quelle macchine sottovalutate che esteticamente uno potrebbe trovare brutte, ma in realtà ha il suo fascino. Comunque, è quella roba Eh beh, strana io lo che adoro. potrebbe, sì, è quella roba Sì, strana che potrebbe essere brutta. Per alcuni può essere così brutta che fa il giro e diventa bella. Cioè, è tutto questione di gusti. A me piace anche a me, devo dire la verità. Qualcuno non la può vedere, comunque, ragazzi, ha il suo perché. Andiamo avanti comunque. Dicevamo, adesso parliamo della questione della classifica, perché siamo già a quasi un'ora, siamo a 50 minuti. Vi leggo un secondo. Sì, hanno visto il video, ok, ok. Conosci due canali. Daniele Retrodims, ok. Didi Rock mi manda il demiurgo, va bene. Allora, Ludovico dice che i videogiochi Neo Geo li ha giocati tutti quanti in sala giochi. Vabbè, ovviamente.
E ho visto il tuo video, un bel pezzo davvero, ok. Diceva, Davide dice che i primi Neo Geo uscivano in RGB Nature, i modelli Neo AEC. I Neo AEC erano quelli da noleggio, poi tutti Neo Zero la motherboard. Io infatti ho un Neo Zero. Io ho un Neo Zero. È una delle prime, infatti, quello che ho io. Il signore da conoscere, complimenti. Ti fanno i complimenti, Danilo. È una piccola cosa alla storia della distribuzione del Neo Geo, mi va di dirla, Vai. probabilmente molte persone già lo sanno. Il distributore ufficiale di Neo Geo si chiamava Gevin o Gavin, non mi ricordo, è un discorso, poi non so di pronuncia, però penso, essendo italiana, l'azienda Gevin, era a Napoli, a Via Nuova Ah, Poggioreale. Fra l'altro era un posto pure abbastanza brutto perché quasi un po' la periferia di Napoli prima di entrare e c'era il distributore ufficiale che noleggiava anche il Neo pensa a Geo te. e le cartucce. Ma pensa a Pensa te. tu, eh sì, era a Napoli, era a Napoli, era proprio a Napoli. Una cosa incredibile. Dunque il mio CRT Sony Trinitron non lo mollo. No, dai, il CRT Sony Trinitron è buono, dai. Quindi tienilo, tienilo assolutamente finché va Alessandro. Però adesso Danilo, io lo dico io, sugli spagnoli, per essere veloce ragazzi, come ha detto Danilo, hanno fatto delle manovre commerciali, più che altro la cosa che ci ha irritato a noi due, ma non solo a noi, è stato che la spedizione è stata lentissima e ci hanno messo mesi a preparare questa cartuccia, a prepararla. Quando l'abbiamo comprata diceva che era disponibile, in realtà loro dicevano che era un pre-order quando non era mai stato dichiarato che fosse un pre-order, insomma hanno fatto un po' i furbetti. Comunque a forza di insistere e tutto, alla fine sta cartuccia è arrivata sia a Danilo che a me, ma se Danilo in particolare, e anche io ho un po' insistito, ma Danilo più di me, non avessimo insistito, non so neanche se l'avremmo vista perché questa cartuccia, insomma, appena l'abbiamo comprata è sparita dal sito. Adesso so che la vendono su AliExpress. Insomma, sta facendo un po' delle manovre un po' dubbie e discutibili. Secondo me la vendono su AliExpress perché così non hanno problemi di copyright, essendo lo store cinese. Io penso che sia per quello, poi non lo so, ragazzi. Comunque, diciamo che l'ho aperta, l'ho fatta vedere aperta, è soltanto disponibile per abbonati il video. Non è altro che una MVS V3 161 in 1 modificata, a cui hanno messo il pettine dell'AES e hanno migliorato la componentistica da scarsa mettendola discreta. I chip Altera sono gli stessi, quelli FPGA. Hanno migliorato il ROM set, l'hanno messo completo, hanno fissato i bug, hanno fatto tutte queste migliorie, ma la base è quella cinese. Però i componenti sono molto migliorati, hanno sistemato tutti i problemi, i fix audio, d'emulazione. Insomma, ha fatto un bel lavoro, però insomma alcune scelte di marketing e di vendita, spedizione, chiarezza col cliente sono un po' discutibili. Però il prodotto è buono. Ecco. Il progetto è di Vortex, quindi non hanno fatto altro che copiare e incollare quello che è stato fatto da un'altra persona. Tuttavia, secondo me, quella che può essere un pensiero mio, in base Mm, a quella che è l'esperienza che abbiamo vissuto entrambi, è che nemmeno loro si aspettavano di avere, ma guarda, la questione è questa qui, e tu la conosci benissimo, la conosci chiaramente. Um, Riuscire ad ottenere una cartuccia full room set per Neo Geo era il sogno di tutti quelli che avevano la macchina originale che per ovvie ragioni logiche eh, c'era la necessità di trovare qualcosa che non fosse quella 161 scrausissima cinese certo. con tutti i vari cloni e tutto, e poi ci manca Windjammers, ci mancano i Sengoku, ci manca le cose serie che ci devono stare, non ci stanno. Allora la cartuccia originale va da sé che lì o sei un collezionista che... Però se vuoi stare in una via non di Sì. mezzo ma agevole, c'era bisogno di un prodotto del genere. Loro l'hanno fatto con tutt'altre previsioni, si sono trovati che improvvisamente hanno dovuto tirarla via dal sito, poi è comparsa su eBay. Comparsa su eBay, poi è scomparsa da eBay. Da 2 mesi siamo andati a 3 mesi di attesa, 3 mesi e mezzo, dove non mi rispondi, o se mi rispondi sempre con la stessa, con la stessa formula che mi dici, ecco, sta arrivando, sta partendo, sta qua, Sì, stanno sì, sì. preparando, ecco. Quindi c'è stata una presa in giro laddove poi arrivata una certa loro volevano, e questa è la cosa grave.
volevano che uno facesse il rimborso, la disdicesse, perché probabilmente avevano altri canali dove venderla, probabilmente a prezzi diversi. Quindi diciamo certo. che l'esperienza è stata negativa da questo punto di vista qua, perché gli siamo dovuti andare appresso a questi qua, Giacomo. Se no questi non ce la mandavano sta cartuccia, capito? E siccome dopo tu 3 mesi e mezzo non mi puoi venire a dire fai il rimborso, fratello, me la devi mandare la cartuccia a questo punto. So come ti Sì, sì, è dissi vero, in è quel vero, è vero. messaggio di WhatsApp. E a quel punto io poi c'ho mio cugino che sta a Barcellona, io sono di Barcellona, cioè, vado a mangiare una pizza da mio cugino, c'è una pizzeria a Barcellona e lì si va a trovare di È persona, vero. Sì, a sì, sti sì, mi signori ricordo. qua. Mi Ma ricordo. perché poi ci devi spiegare, perché poi voglio dire, poi sei un negozio, cioè c'è un sito tuo ufficiale, capisco che il tuo interesse non è vendere la cartuccia, la cartuccia con il full room set al Neo Geo, perché c'hai delle cose a dei prezzi molto discutibili, ma questo è un altro discorso. Però mo l'hai fatta sta cosa qui, cioè rispettalo il cliente, non fare queste tarantelle che ci porti a 1.000 e una notte, capito? Non va Esatto, bene. esatto. Poi Esatto. l'hanno messa su Comunque, AliExpress, cioè, questo è dire tutto, quindi voglio dire, così, ora la si così, può comprare su AliExpress. così abbiamo chiuso questione cartuccia. Tra l'altro avete visto la lista dei giochi adesso durante la live, avete visto anche l'Unibios, insomma tutte le migliorie, adesso vedete un po' di gameplay. Rispondo alle ultime cose che appunto la versione americana del Super Nintendo ha qualche gioco in più. Beh certo, a differenza dell'europeo. Certo, certo, certo. Il Demiurgo per me che sono vecchio a scuola è il più onesto in mare di cialtroni. No, beh, allora non è che sono il più onesto, sono uno degli onesti, dai, c'è anche altra gente onesta, però c'è da dire che di cialtroni ce n'è tanti. E c'è Davide Rosa che dice una chicca. Per fare un check del Neo Geo basta accenderlo senza cartuccia. Farà una sequenza di colori. Se esce blu è tutto ok. Ad ogni colore corrisponde un problema. Ah, ok. Questa cosa non la sapevo, Davide. Hai fatto benissimo a dirla. Così l'hai comunicato e condiviso con tutta la community. Hai fatto benissimo. Non sapevo. Potevo arrivarci, ma non sapevo che avesse questa feature il Neo Geo. Quindi se esce blu va bene. Se no, se esce il colore verde, tu dici che ha un problema la RAM. Interessante. Quindi se uno ha un problema, lo mi accende senza cartuccia e in base al colore, diciamo, è una leggenda del problema che può avere. Verde è la RAM. Consiglio a tutti i possessori di Neo Geo di fare questa prova. Ok. Interessante, grazie per averlo detto. Io non la sapevo. Ho fatto bene a dirlo. Quindi, ottima cosa. Bene, se adesso Danilo non devi aggiungere altro, passiamo alla classifica perché siamo a un'ora di live. Vuoi aggiungere qualcosa su... Qualcosa di tuo personale, No, qualche no, che riflessione? c'è? Non so, altre cose di cui vuoi Mm, un attimo... Non so. No, no, ma dico, più che altro mi sento di consigliare, non so i tempi che ci saranno per ciò che riguarda, ecco, su AliExpress, perché anche lì mi sa che c'è da aspettare, perché sono sempre loro e non è che cambiano, diventano altre Sì, persone, sì, si quindi mi chiama... sa che ci sarà da aspettare lì, però magari se non dico si è un po' più tutelati, perché ambedue l'abbiamo comprata con PayPal, però magari per metterle lì avranno ora una disponibilità maggiore, non lo so come sono riusciti, che questo è tutto da capire, perché tu lo sai, anche questo tu lo sai, che ste EPROM non esistono più, cioè queste cartucce qui non esisteranno più, finita sta Certo. stondata. Poi comprare ste multigioco sarà sempre più difficile, quindi consiglio, riflessione mia, è che se hai una macchina ora, un Neo Geo, ti devi fiondare e comprare questa cartuccia, anche Eh perché sì. sennò alternativamente ti devi buttare sull'indecenza, dove saremo qui a dire brutte parole tutta la serata, perché parleremo come si chiamano, di quei maledetti lì, di Terra Onion, che sono Ah, sì, veramente, della quelli Neo, proprio veramente, guarda, Della lascia. Neo SD Pro, la Neo SD Pro, sì, sì, sì. Quelli là, guarda, quelli là proprio sono imbattibili, guarda, quelli sono Lo so. imbattibili proprio, guarda. Comunque, Vedi, il mercato sì, sì, il negozio da è cui abbiamo talmente presa carico il mercato. si chiama Japan Game Online, è comunque il sito. Ecco. Dicevi? Il mercato? No, dicevo, la molla è talmente tirata, ci sta talmente di quella voglia
perché sta roba sta crescendo in modo esponenziale. Il retro game continua a macinare soldi, è quasi un piccolo prodotto interno lordo all'interno del circuito di eBay. Cioè, lì ci sta un... Il retro game si intende anche tutto ciò che riguarda, noi parliamo di videogiochi, ma raggruppa anche ciò che riguarda tutta la fascia dei computer, on computer, che insomma nel loro ciclo vitale sono stati nelle case delle persone la maggior parte dei casi perché ci giocavano. Quindi tutta sta roba qui ormai sta arrivando a dei prezzi allucinanti. Sì, certo. No, no, ma infatti è così. Quindi, ragazzi, io ve l'ho detto, cioè, potete pure prenderla. Il prodotto è buono, però adesso siete stati avvertiti su certi aspetti della compravendita, Non sono ecco. simpatici, non sono simpatici, sono un po' così, Sono un po' però così. comprate la cartuccia vale, Ecco, sono vale, riuscito tra l'altro, la quando è cartuccia uscita, vale. Danilo mi ha subito detto: Giacomo, questa qua la devi prendere. E infatti ho fatto un po' fatica perché comunque ha il suo prezzo, anche se costa meno delle altre soluzioni di qualità, perché costa 420 euro spedita, insomma, dall'Europa. E ragazzi, cioè, infatti ho fatto un po' fatica, ma l'ho presa e non me ne sono pentito, perché poi reperirla sarà sempre più difficile. Ecco, se uno è appassionato di Neo Geo e c'ha la ES a casa, secondo me è una delle soluzioni migliori, ecco. Comunque, a parte questo, forse ho qualche problema di live. No, tutto a posto. Io e vecchio cabinato. Ah, mi hanno offerto per Neo Geo Blues Journey, è un bel gioco. Sì, è bellissimo, Alessandro. È una specie di Zelda, tra virgolette, del Neo È Geo. questo che sta girando, vedi? Ecco, È questo che è quello stava lì. girando È ora quello su... che sì, è quello. è quello Sì, lì. sì, È un è platform. bellino. È un platform per Neo Geo molto carino. Sì, sì, sì. Fatto Gavin, bene, sì, 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 carino. Gavin ha venduto tanto per SNK. Il brand per omaggiare Napoli inserisce la squadra Napoli Angels in Baseball Star. Ah, vedi, anche questo non lo sapevo. Te lo sapevi, Danilo? Ma sai che questa cosa qui detta ora in questo momento mi fa capire perché non mi sono mai... Vedevo che c'era scritto Naples, c'è una Eh, squadra di Baseball eh, Stars, si chiama Naples, però boh, pensavo, vedi, siccome ci sta Danilo. questa sorta di collegamento fra Giappone e Napoli, sì è vero, ma se Tra mi l'altro, dicono, ma sì, Danilo, ci tra sta, ci l'altro sta, Danilo è di Napoli, quindi gli fa piacere queste cose. Sì, perché Napoli è forse il porto più importante del mondo, uno dei porti più importanti del mondo, per quanto riguarda commerci, quindi non sapevo sta cosa però, che per omaggiare il Napoli si è messo Naples in Baseball Star, non la sapevo. Ma sai che però qui ti devo bloccare un attimo perché forse in parte hai ragione che Napoli a Mm, livello commerciale in generale è una città mm, avanzata, molto mm. avanzata. Però per ciò che riguarda i videogiochi, almeno la generazione mia ha sofferto parecchio perché si contavano veramente Ah sì? sulle... Io mi ricordo le riviste dei videogiochi che erano pieni di negozi che erano tutti al nord Italia, quindi Ah, Milano, i famosissimi li conosciamo, però vedi, poi Napoli si forgiava di questa cosa, di questa singolarità, il fatto di avere il distributore ufficiale di vedi, Neo Geo proprio a Napoli, che è la console certo. non plus ultra delle console, la potevi comprare lì, addirittura potevi fittare anche le cartucce, potevi fittarla, potevi fittare pure la console, fare una tessera, mi ricordo che costava pare 25.000 lire al mese, costava solo la tessera e poi pagavi Sì, tanta tipo roba. intorno ai 35.000 lire settimanali, 35-40.000 lire settimanali per fittare la cartuccia. Quindi ti fittavi Art of Fighting e pagavi 40.000 lire per avere... Il mio ricordo era bene o male questi prezzi qua. Quindi ti Sì, potevi provare i giochi senza doverli per forza acquistare ed era veramente una roba al tan- tempo tantissima bella. roba, tantissima roba. Sì, No, no, sì, sì, sì. ma proprio bella come cosa. No, guardavo ragazzi il gatto che è lì come una statuina, fa proprio la sua bella figura. È lì che guarda Danilo, bellissimo. E poi ragazzi, Ok, ma... avete visto che bello cos'è una luce, un neon del Neo Geo? Cos'è quello lassù? Sì, è tipo il logo. Io È il sono logo. un appassionato di loghi
E in particolare ritengo che il logo del Neo Geo dell'SNK, anche la scritta SNK, nonché la versione americana che è quella tipo con il lupo, non so se Sì. siano delle figate pazzesche. Cioè, per me il logo del Neo Geo è fra quelli meglio riusciti nella storia dei Esatto. videogiogi. Guarda, Sì, è una figata, che è poi troppo noi bello. diciamo sempre Neo Geo, ma bisognerebbe dire Neo Geo perché è giapponese, però vabbè. Noi diciamo Pensa un sempre così. po', oh, No, perché dopo magari arriva ci qualcuno. sta, ci sta. Allora, leggo le ultime Ci cose, sta, ci sta. ragazzi, e passiamo alla... Qui, ragazzi, tra l'altro, questa è l'MVS che avevo, che l'ho venduta quando ho preso la ES da Daniele di Retro Games. E l'ho venduta dopo neanche 3 giorni, l'ho venduta subito. E l'ha preso un mio fan su YouTube, l'ha comprata e si è trovato molto bene. E l'ho venduta con la multicart 161 in 1, visto che non la usavo più. Comunque, leggiamo le ultime cose. Io avevo la Dark Soft per AES MVS. Terra Onion troppo sopravvalutato su Save Your Game. Si trova ancora al pre-order per gennaio 2026 per la versione MVS. Sì, sì, però è vero, come hai detto, è sopravvalutato. Sono di Napoli, perciò lo so. Allora, anche Davide Rosa è di Napoli. Ho comprato la PS4 in un negozio a Napoli e mi hanno trattato benissimo, cosa che vicino a casa mia non fanno. Mi fa piacere, Alessandro. Sono un fanatico di Neo Geo, dice Davide. Ragazzi, avevo un sacco di AES e poi li ho venduti tutti perché ripararle era un macello. E prima di vederle morire ho deciso di venderle. Davide, purtroppo ognuno deve fare le sue scelte. Infatti anche Danilo stava per andare a tornare in America e stava per vendere tutto. Qualcosa ha venduto, qualcosa no, però alla fine è rimasto in Italia. Io ho una base MVS1C consolizzata all'interno di una shell AES. E poi avevo la prima versione di Analog, un MVS in una scocca di legno di Mogano. Roba particolare, Davide. Molto particolare. Vabbè. Però vedete, adesso tra l'altro ragazzi ho recuperato anch'io l'Amiga da poco. Insomma, guardate che bello il gatto, guardate come sta bene. Come tranquillo. Ma lui Comunque, ormai fa parte dello scenario anche lui. Quando non mi vuole far giocare, si piazza davanti lo schermo e sa che sì. devo rinunciare a tutto. Che è successo? Eh, no, no, ho chiuso io la live, il Ok, video. ok. Comunque, Che ragazzi, devo di aver adesso... fatto qualche altro. No, 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 non hai fatto niente. Adesso, Ok, ragazzi, ok, andiamo a ok. passare a fare la classifica perché dobbiamo un po'... cioè, altrimenti non finiamo davvero più, ecco. Però vedo che vi sta piacendo, insomma, mi fa piacere che vi stia simpatico anche Danilo e che, insomma, vi stia piacendo questo contenuto. Adesso, ragazzi, dovreste vedere. Ci facciamo per rilassarci alla fine. Siamo a 1 ora e 8. Dai, sono le 11. Ci sta fare questo torneo. Se Danilo può restare ancora, se no lo faccio da solo. Te quanto tempo hai, Danilo, ancora? Un'altra mezz'oretta ci Ok. sto. Se per caso non riesci, devi andare, poi non preoccuparti, la finirò io. Perché è un po' lungo questo torneo. Perché l'ha fatto il Viper. L'ha fatto il Viper, che ringrazio che è ancora qui. E ci ha messo 189 console, 188 console. Quindi ci ha messo Madonna. veramente. Ci ha messo veramente l'ira di Dio. E quindi secondo me sarà un po' lungo. 89 console. Ma Eh? sono state prodotte 189 console. Ma non so, adesso devo ancora verificare. Ne ha messe tante, adesso vediamo, sia fisse che portatili. Adesso ragazzi non riesco a leggervi. Demiurgo mi aspetto un video in cui parli di queste console cinesi. Ne ho già parlato in passato, Alessandro. Trovi qualche mia live dove ne ho parlato delle console cinesi comunque. Mister FPGA è il futuro. Beh certo Davide, in generale l'emulazione hardware è il futuro. L'emulazione hardware sia delle console che dei retrocomputer che dei CRT. Comunque che sia emulazione hardware fedele. Ecco. Quello è il futuro sicuramente, però finché va la roba originale cerchiamo di usarla, poi ovviamente bisogna investire su quello. Allora, adesso dovreste vedere, perché non si vede qua? Oddio, aspettate che è un po'... ecco, ci sono. Si dovrebbe vedere tutto bene. Allora, ragazzi, cominciamo. Miglior console fissa portatile, fatta da Viper. Chi vincerà? Intanto iscriviti al canale del Demiurgo, brutto cazzone. Va bene, ok. Questa è la sua dedica che mi ha fatto. Comunque, andiamo avanti. Allora,
Ci sono tante macchine, ci sono 19 pagine. Adesso non voglio vederle. Iniziamo, non spoileriamoci. Siamo su Ufufu. Ma perché sparisce l'immagine? Aspettate. Strana sta cosa. Ecco, si vede, ok. Numero di scelte, 128. No. Ah, beh, devo mettere... Ah, perché... Alcune si ripeteranno, ragazzi. Ok, ora si dovrebbe vedere. Spero che non sparisca ogni volta, perché sennò è un po' un problema. Si dovrebbe vedere, sì. Allora, fatemi vedere se è tutto a posto, perché sto un po' facendo fatica a capire. Ok, no, no, a posto, a posto. Tutte queste finestre è un po' un casino. Adesso ragazzi, se voi scrivete, vi dico che non vi vedo perché ci ho aperto 1000 finestre. Allora, cominciamo. MSI Claw o Nintendo DS? Ragazzi, qui non ci vuole un secondo per Nintendo DS. Questa roba qua, manco so cos'è e sicuramente non è degna di stare tra le migliori console. Ma perché sparisce l'immagine? Tutte le volte devo cliccare. Perdonami, ma lì è il Nintendo DS quel modello lì o il Nintendo DS viene intesa come console a prescindere poi dalle riedizioni? Perché quel modello del Nintendo DS lì è carino, ci piace, ci ricorda quando è uscito, ma era veramente una tortura a giocarci, lo sai, Guarda, già non il lo so. Lite era. Ecco, era light, è vero? Non ci ho neanche fatto caso. No, era il primo proprio, il primo modello. Vabbè, Ah, sì, ci sta, era il concettualmente sì. FAT. Era il FAT. No, ragazzi, ho spostato Sì, la sì. finestra. Ho spostato la finestra. Tu, Danilo, la vedi, no? Sì. Sì, sì, vedo tutto, No, vedo tutto perché benissimo. perché ho visto che ogni volta che cliccavo spariva. Adesso ho messo. Non ci vedete più noi in live, ma vedete la classifica direttamente dal browser perché sennò spariva. Nintendo DS a vita. Adesso vi leggo anche i commenti, ragazzi. Poi abbiamo. Adesso non so se è il modello specifico di DS Fat, DS Lite. Comunque lo vediamo poi. Sega Dreamcast o Filco Ford Telegioco. Allora, ragazzi, per quanto il telegioco possa essere stato all'epoca anche rilevante della Filco, ragazzi, non c'è storia. Il Dreamcast è una delle console migliori di sempre. Poi, Danilo, se non ti trovi con qualcosa, vuoi dare integrazione, ti lascio parlare e dire. Ma qui non c'è proprio battaglie. Sì, che dire. Allora, abbiamo il PC 50X Proga Master, non l'ho mai sentito, ragazzi. Oppure il PC 50 della Secam System Videocassette. Io qua, Danilo, non so rispondere. Tu le conosci, ste macchine? Non le conosco queste macchine, pur essendo stagionato. Quella a destra mi sembra, sai, le apparecchiature che si trovavi dall'elettrauto quando si doveva controllare. Ma sono macchine queste qua che poi magari girano con lo Mm. stesso gioco, capisci? Sarà tipo Pong, sta roba qui, che roba è tutta Esatto, sì, roba. vedo che c'ha più giochi, sì. Allora io ragazzi metterei questo qua di destra perché mi sembra fatto meglio, ma ragazzi tanto non Per una vinceranno scelta questi. estetica, vai, ci Esatto. sta, vai. Eh. Abbiamo l'Intellivision o il Neo Geo Pocket. Già qui comincia un po'. Eh, no, Però... dai, Giacomo, qua è No, facile. allora, la Dai, dico io. Dai, dai, no, è facile, è Intellivision, Intellivision. Non c'è storia. sì, non Non c'è storia. è. Ragazzi, se consideriamo l'importanza nella storia, cioè comunque il rivale d'Atari. No, no, ho detto è difficile nel senso che anche il Neo Geo Pocket, se uno colleziona è una bella macchina, però ragazzi, contro l'Intellivision non c'è storia. Ecco, l'Intellivision ha fatto proprio la storia. Esattamente. Xbox Series X o PC? Ah, ragazzi, qui devo dire Xbox Series X. Qua c'è da riflettere. C'è da riflettere. Qui devo dire... Attenzione. No, ma infatti Eh, questo torneo è bello perché fa anche ridere, cioè l'ho messo che comunque è divertente da fare perché appaiono delle cose strane. Allora, Game Gear ragazzi, qua è Game Gear, non c'è storia. Mi ma dispiace per... sì, ma dai. No, non c'è storia, mi dispiace per il Neo Geo Pocket, però il collo, tra l'altro, però il Game Gear è, insomma, tutta, insomma, a livello di... Ecco, qui diventa un po' di più difficile. Qua devi stare attento a quello come ti muovi, per ciò che mi riguarda, Molto, onestamente. devo stare molto attento perché Eh, però abbiamo il Mega CD e non abbiamo il Mega Drive, eh. eh, Qua si sta parlando di Mega CD o GameCube. Allora, ragazzi, se fosse stato il Mega Drive sarei stato veramente in difficoltà. Però, visto che parliamo di Mega CD, che è un add-on, io devo scegliere GameCube. Purtroppo. Purtroppo sì. Perché è un add-on Mega CD.
Se c'era il Mega Drive avrei scelto il Mega Drive. Mi dispiace per il GameCube, però avrei scelto il Mega Drive. Allora, dopo apparirà. Ignorando questo però, ignorando Esatto. questo però, attenzione, Eh. attenzione. Tra l'altro arriva Viper che dice mi sono perso la prima parte del torneo. E Viper, non preoccuparti, la puoi recuperare. Allora, abbiamo il Coleco Telstar o il PC Superstar Program o il... Ma io vado sul Coleco Telstar perché quel PC 50X abbiamo già messo uno, ecco. Solo per quello più che altro. Ecco, Sega Mark III, che è, diciamo, il Master System in Giappone alla fine, o il New 3DS, New Nintendo 3DS XL. Allora, ragazzi, qui si parla di un modello che è il New Nintendo 3DS XL. Non so se è considerato come in generale 3DS. C'è da dire che il 3DS è una bella macchina perché la tecnologia dello schermo 3D è una roba spaziale. Era dai tempi del Virtual Boy che non si vedeva, però il Virtual Boy aveva bisogno di un visore, mentre qua no. Però se c'è Mark III e poi appare il Master System, non voglio cancellare il 3DS così. Quindi io la rischio e metto New 3DS, sperando che poi appaia il Master System. Dovrebbe apparire, spero che ci sarà in questa classifica. La rischiamo, ecco. Ci sei, Danilo? Sì. È sparito dalle guardie. Ah Assolutamente, no, ci ci sei, sono. ci sei, ci sei, ok. Ecco, qua Ci ragazzi, sono, ci sono, ci qua sono. ragazzi è ridicolo, dai, il Sega Saturn o il Philips Telespia. Ragazzi, il Sega Saturn non c'è storia. Cioè, qui è veramente ridicolo. Anche qua, dai, Switch Lite o questo PC. Ma Viper, dove hai trovato tutti sti PC 50 che non ho mai sentito? Vabbè, non lo so. Comunque, Nintendo Switch Lite, perché abbiamo già... ecco, qua comincia a diventare un po' più complessa, perché abbiamo la Nintendo Wii o il Game Boy Color. E qua è un po' più complicata, perché il Game Boy ha fatto la storia per le portatili. Il Game Boy Color è la sua miglioria per eccellenza, e poi abbiamo la Nintendo Wii, che è una console che a me sta altamente sui coglioni. Penso che stia sui coglioni a chi si professa gamer in modo serio. Però, ragazzi, è una console che ha cambiato il panorama del gaming in una maniera incredibile. Quindi ha venduto un casino. Quindi, insomma, è un po' complessa la storia. Quindi io direi che dal punto di vista storico, per quello che ha venduto e la rivoluzione che ha fatto, la Wii vince. Però, ragazzi, io voglio andare sul mio soggettivo e do la priorità al Game Boy Color. Non me ne frega niente, perché io il Game Boy Color ci ho passato l'infanzia. Quindi vincerebbe la Wii a livello storico, a livello di evoluzione, tutto quello che volete. Lo so che Davide non è d'accordo. No, aspetta, allora, qui Danilo sono un po' combattuto. Devo essere più soggettivo o secondo te devo rimanere oggettivo? Allora, guarda, io direi, considerando che comunque si parla sempre del discorso che parlavamo di modelli, Mm, diciamo che te la puoi giocare tranquillamente con la Wii perché mm. sicuramente penso uscirà il Game Boy originale, Sì, hai che ragione, poi hai anche ragione. perché poi questo qua Color era fra l'altro non mi ricordo nemmeno retroilluminato, quindi era Sì, una no, mezza no, schifezza pure questo qui, no, no, ma che quindi io ce l'ho, ho un ricordo edulcorato perché ero bambino e ce l'avevo tra le mani a 4 anni, quindi hai ragione, bisogna essere oggettivi e andiamo sulla Nintendo Wii. No, no, ma hai ragione. Però in questo momento il bambino che era in me ha fatto molto difficoltà a non scegliere Game Boy Color. Comunque, abbiamo l'Atari 5002 Super System o Nvidia Shield. Ragazzi, Atari 5002... bella, però che cazzo Eh, c'entra? no, ma cioè, boh, Nvidia Shield può essere buona quanto volete, io non la conosco, però. Ragazzi, devo andare anche su quello che conosco, non conosciamo tutto, quindi dobbiamo andare su. Vai, Ecco. Poi Danilo, quando devi andare, interrompimi, che ti saluto e ti salutiamo tutti, se devi vai, andare. tranquillo. Mi chiami te. Ragazzi, ancora sta PC 50 Polycom, ma che cos'è? Può essere importante, quel che volete. A me la PS5 sta sui coglioni, ma devo scegliere PS5. Cosa ti devo dire? Ecco. Beh, ragazzi, qua ragazzi, purtroppo, cioè, non purtroppo, devo scegliere il Commodore 64, perché, cioè, non si può far vincere la Switch sul Commodore 64. Qua arrivano no, senza offesa, arrivano i boomer del settore e mi sgozzano di notte, ragazzi. Devo scegliere il Commodore.
Aiuto. No, ragazzi, poi ho già scelto Switch Lite, c'era Switch Lite, quindi alla fine Switch Lite, ragazzi, il Commodore 64 ha fatto la storia del retrocomputer, cioè è il retrocomputer più importante della Del storia. Commodore, Cioè, non c'è verso. esattamente. Ecco, qua può essere un po' controversa, perché abbiamo l'MB Microvision che non ha venduto praticamente un cazzo, ma è stata la prima portatile, tra l'altro, della storia con cartucce, se non erro. Quindi è l'antenato del Game Boy alla lunga. Aveva uno schermo minuscolo, ragazzi, però aveva un LCD, tra l'altro, andava con le batterie dell'orologio, se non ricordo male. E poi abbiamo PlayStation 4 Pro. Allora, ci sarà PlayStation 4 normale, quindi io scelgo MB Microvision per la sua importanza storica. Se fosse stata PS4 normale, avrei scelto PS4. Ecco. Un E altro vedi, è PC. uscito il Lite, hai visto? Ecco, è Hai uscito visto? il È uscito Lite. il Lite. No, questo qua è DSi. DSi. Ah, Che è DSi, che simile. vabbè, che aggiungeva la fotocamerina là, che aggiungeva E poi c'aveva, sostanzialmente. c'aveva la SD. L'SD c'aveva. Lo slot Esattamente, sì, verissimo. Ragazzi, Verissimo. Nintendo DSi non c'è verso. Nintendo Switch OLED o PlayStation 5 Pro. Ragazzi, PS5 l'ho già messo, quindi vado su Switch OLED, che sarebbe la versione migliore della Switch. Ecco, abbiamo il Virtual Boy o il Mojo. Ragazzi, Virtual Boy, ma il Mojo che cazzo è? Te hai mai sentito il Mojo? Ma hai sentito, guarda, Mojo era tipo un gioco per il PC, un'avventura grafica per il PC Mojo si chiamava, per uno scarafaggio che doveva Ah, sì, lo conosco. conquistare i Sì, ma territori. lo conosco quello lì. Fantastico, È un bel gioco quello lì. Si chiama. Sì, ho capito qual bellissimo. è. Però non è. Bad Mojo, Bad Bad Mojo, Mojo. Invece questa qua è una gran console. gioco. È una console della Mad Cats. Ragazzi, mai sentita. Andiamo, Ah, Madre, ovviamente. quella che faceva iPad, e Sì, faceva sì. tipo accessori, iPad, anche prese scarpe, se non mi sbaglio. Queste robe qui, Esatto, Mad Cats, esatto. yes. Comunque, ragazzi, vedo in chat che siete abbastanza d'accordo con me su tutto, più o meno, su quello che ho messo fino. Ragazzi, Virtual Boy, che vi piaccia o no, ha fatto la storia. È stata una delle prime console in realtà virtuale. Poi è stato un flop, quel che volete, ma è stata qualcosa di veramente rivoluzionario, per quel poco che ha venduto Virtual Boy. Ecco, ragazzi, adesso qui non c'è storia. Abbiamo il Mega Drive contro la PlayStation 3 Super Slim, ma non se ne parla neanche. Mega Drive, cioè, non è. Parti dal presupposto che quando Siga incontra Sony e viceversa, non c'è storia a prescindere, Lo so, lo so, lo so, lo so, tecnicamente. lo so. Qui abbiamo la PSX Desre o la PSP Street. Ragazzi, PSP Street è il modello più merdoso di PSP, quindi Brutta figuriamoci. davvero, eh. PSX tutta la vita, che tra l'altro ce l'ho, ne sono felice possessore, la porto anche alle fiere. Bellissima, bellissima. Proprio Ecco, bella quella. cervicale glaucoma go go. Vabbè. Con il Virtual Boy, dicevi, sì, sì. Sega Master System o Magnavox Odyssey? Ragazzi, io devo andare sul Ti è Master uscito il System. Master System? Eh sì, ti è uscito il Master Devo System che andare, devo chiedevi. andare, devo andare sul Master System perché uno mi è uscito, e due perché Magnavox Odyssey, benché sia stata la prima console della storia, da quanto si sa, ha un'importanza della Madonna, ragazzi, però era molto primordiale, cioè comunque, cioè il Master System è tutta un'altra cosa, ragazzi, anche a livello di il fatto di essere conosciuta proprio nella storia, ecco. Il Qua ti Nuone. voglio, qua ti voglio. Oddio! Oddio! No, no, Vedi, no, ma questa è fatta apposta. Viper, hai fatto una classifica della Madonna, Viper, perché ci hai messo anche il Nuon. Tra l'altro con i modelli, l'N2000, quello l'Extiva. Però ragazzi, io adoro il Nuon, ce l'ho portato alle fiere, ci ho fatto i video, recensioni, quel che volete. Ma l'importanza storica del 3DO non può essere messa in discussione. Il 3DO è una macchina troppo importante e quindi vince il 3DO. Il Nuon è un, diciamo, successore spirituale dell'Atari Jaguar. Bella macchina, ma sinceramente è stato un fallimento commerciale assurdo. Quindi, ragazzi, il 3DO è troppo importante. Non possono scegliere il 3DO, ecco. E ce l'ho anche, quindi ce l'ha anche Danilo, quindi figuriamoci. Un altro PC 50X o RCA Studio 2? Ragazzi, io vado su RCA Studio 2 soltanto perché mi sono rotto i coglioni di quei ancora, sti PC 50. Ma che cavolo. Boh, io ragazzi scelgo questo perché non ho la minima idea e sono stanco di vedere quei PC 50. Queste delle console un po' discutibili.
Magnavox Odyssey 500, Atari 7008. Ragazzi, Atari 7008. Adesso qua vado un po' veloce perché sennò non finiamo più. Abbiamo la Wii Mini con il PC 50. Ancora un altro PC 50. Telesports. No, ragazzi, Wii Mini. Mi fa schifo la Wii Mini, però scelgo Wii Mini. Ecco, ragazzi, la Wii Mini è l'unica console che io sappia che non può essere modificata insieme al Xbox One. Veramente. Non si Eh, modifica, non si no, modifica. no. Abbiamo il GP2X Wiz o il Bandai Supervision 8000. Ragazzi, GP2X Wiz perché era una delle prime macchine d'emulazione. E questo Bandai Supervision non lo conosco. Sembra un po' un Intellivision per certe cose. Però, ragazzi, scelgo questo soltanto per differenziarmi un po' anche. Ecco, Atari VCS o Philips Odyssey 2100? Vado su Atari VCS perché è più Sì, è un conosciuto. negozio, sì. Cioè, insomma, adesso qua diventa. Alcune, tra l'altro, si ripeteranno. Basta con sti PC 50. Game Boy Pocket. Game Boy Pocket, ovviamente. PlayStation o PlayStation Vita 2000, ovvero la Slim. Ragazzi, qua devo andare su PlayStation perché ha spaccato il settore dei videogiochi. Non c'è storia. La prima PlayStation in particolare. Benché la PS Vita sia la mia portatile preferita in assoluto. Questa è la 2000. Spero che appaia anche quella OLED del modello base. Vedremo un po'. Xbox 360 o PC 50. Ragazzi, Xbox 360 è la mia console della Microsoft preferita. È la console migliore che secondo me ha fatto Microsoft. È la console per cui ho più giochi originali in assoluto. C'è un sacco di perle. Veramente, Xbox 360. Non c'è verso qua. Una delle migliori. Anche qua, Magnavox Odyssey 2 o PlayStation 2? Ragazzi, la portata mediatica di PlayStation 2. Ci sono cresciuto. Può stare sui coglioni a tante persone, quel che volete, ragazzi, ma la PlayStation 2 è la console più venduta nella storia dei videogiochi. E ha i suoi motivi. PlayStation 2, non c'è verso. Oh, The VTech Creativision o FM Town Smarty? Allora, li conosco per ho sentito dire. L'FM Town Smarty vince perché, se non erro, è la prima console a 32 bit con il CD-ROM. Se non erro. Dovrebbe essere lei. È uscita solo in Giappone, ma ha questa importanza. Si Molti. leggeva su, Mm, così dimmi. si leggeva sul CVG di un po' di anni fa Mm, di questa Marti. Sì, è vero, hai esatto. ragione. La prima console col CD-ROM sicuramente è 32, così ricordo anche io. No, perché c'è qualcuno di molto famoso che un altro da aggiungere alla lista, anzi una, dice che invece è la prima PlayStation, la prima console a 32 bit col CD-ROM. Ragazzi, a parte che è uscito prima il Sega Saturn, quindi, boh, non so come si fa a sbagliare a dire queste cose. Però, ragazzi, è l'FM Town Smarty, quindi FM Town Smarty. Abbiamo Steam Deck o 1292 Advanced Program Video. Ragazzi, Steam Deck perché comunque è famosa, è un PC portatile fatto a console, non c'è verso che. L'FM Town Arcade Super Perfect. Beh, assolutamente. Comunque, Davide Rosa, la prima volta che ti vedo, o sbaglio sul canale. Comunque, se sei appena arrivato sul canale, mi fa piacere perché vedo che sei un appassionato e commenti anche tanto. Quindi, fa molto piacere. Adesso qui abbiamo Ludovico PS4. Beh, ovviamente, ragazzi, PS4. Quindi non c'è verso. Xbox One S. Qui, ragazzi, vado avanti veloce perché, cioè, hanno anche stufato. Oddio, lo Zibo. Interrompo un attimo Vai, perché devi andare. Ti interrompo un attimo perché io mi dispiace, ma vi lascio perché domani insomma dovrò scendere presto. Quindi io ti ringrazio di questa ospitata, mi ha fatto un piacere, sempre piacere, mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Quindi bene, magari ci sarà qualche altra occasione sicuramente. Certo, Danilo, grazie mille per la tua disponibilità e per tutto. Grazie, spero di vederti ancora qua sul Oh, canale perché sei piaciuto molto ci- anche a chi guarda. Quindi, oh, insomma, va bene, quando ottimo, mi vuoi e fa puoi. piacere. Poi Quando vuoi e puoi. dai, ok, dai, un abbraccio ragazzi, Grazie. buona serata, ciao, buona Ciao. continuazione, ciao ciao, Grazie, ciao Danilo, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, continuiamo. Torniamo a noi. Eccoci qua. Allora, andiamo avanti.
Andiamo avanti. No, che- sta partendo l'installazione toppe. Boh, ragazzi, mi stanno distraendo qua. Allora, torniamo a noi perché dobbiamo continuare. Allora, abbiamo lo Zibo o il PC 50X. Vabbè, hanno saltato tutti Danilo, mi fa piacere, ragazzi. Allora, mi fa piacere che Danilo vi sia stato simpatico perché è un mio amico di lunga data e molte delle cose che ho recuperato è grazie a lui. Abbiamo lo Zibo, ragazzi, lo Zibo, io l'ho visto di persona a una mostra privata con il grandissimo Matteo Turchi e il suo amico il Russo, l'ho provato di persona ed è una macchina stranissima, quasi tutta online, che aveva i giochi online praticamente, era stra all'avanguardia, però una roba veramente strana, cioè veramente anche cinese. Zibo, ragazzi. Zanussi Ping Tronic con NEC Turbo Duo. Ragazzi, il NEC Turbo Duo. Cioè, non c'è storia. Nokia Engage QD o PlayStation 5 Slim. Ragazzi, mi dovete scusare, devo prendere qualcosa da bere perché ho una gola secca che non avete un'idea. Arrivo subito, prendo da bere una cosa. Intanto voi scrivete in chat quale vince. Io so già quale fare vincere. Vediamo se la pensate come me. Arrivo subito, eh. Bevo qualcosa perché sto morendo a parlare e non c'è più voce. Eccomi qua. Allora, mi dispiace innanzitutto che Igor non è riuscito a venire, però ragazzi, purtroppo era impegnato. Guardo se per caso mi ha scritto. No, non mi ha scritto, quindi niente ragazzi. Igor non è potuto partecipare. Mi dispiace perché avrei voluto tanto sentire la sua su quelle macchine che magari non conoscevo bene. Però sto bevendo un po' di latte di mandorla. Bravo Davide, la penso come te, come anche Ludovico e tutti. Andiamo assolutamente su Nokia Engage, ragazzi. Nokia Engage è una delle portatili migliori di quel periodo. Tra l'altro aveva una grafica 3D pazzesca, bello potente. Tra l'altro questo è il QD, che è la sua revisione. Quindi è anche migliorato, ragazzi. Assolutamente Nokia Engage QD, non c'è verso. Comunque Viper hai fatto veramente un bel torneo, una bella classifica. Ragazzi, ricordatevi, chi vincerà? Iscrivetevi al canale del Demiurgo, brutti cazzoni. Iscrivetevi, iscrivetevi. No, adesso ragazzi scherziamo, però avete visto. Io sul mio canale cerco sempre di essere serio e competente il più che possibile e cerco sempre di invitare degli ospiti che hanno passione e sono competenti e anche simpatici. No, grazie a te, Viper, che ci hai dedicato tempo. Io non avevo proprio tempo per il lavoro e altro e se non avessi fatto te questo torneo non saremmo riusciti a farlo. Qui ragazzi continuano questi qua, ma io vado su questo Mera Elvroar, mai visto in vita mia, è un Pong però è carino, vado su questo qua. Abbiamo il New Nintendo 2DS XL o l'Interton VC 4000. Mai visto ragazzi, io vado ovviamente su questo. PC Engine console o PC Engine Super Graphics? Ragazzi, allora PC Engine Super Graphics è una versione, diciamo, praticamente, lasciatemi passare il termine, tra virgolette, potenziata. Uscito in America, ha un'estetica della Madonna. Non è una scelta facile, ma io devo andare su PC Engine normale, perché quello là, ragazzi, sarebbe il mio sogno nel cassetto. Il Super Graphics ha un'estetica, un design fuori di testa, è bello potente, c'ha dei porting arcade della Madonna, però ragazzi devo andare su PC Engine. Proprio la console, ecco. NEC.
Neo Geo CDZ o Magnavox Odyssey 4000. Ragazzi, vado sul Neo Geo CDZ. Però potrei mettere un Magnavox, perché veramente non so le differenze tra l'Odyssey 400. Cioè, non conosco nel dettaglio le differenze, quindi non voglio. Davide, è vero, forse era meglio il Super Graphics, però sono andato più sul classico. Polystation tutta la vita. Neo Geo CD, Neo Geo CDZ, dai. Almeno è una versione migliorata del Neo Geo CD. Il Neo Geo CD aveva un po' di problemi, il CDZ ne migliora alcuni. Una cosa che tutti sbagliano e pensano invece di sapere è che il CDZ dicono che abbia la velocità del disco di lettura maggiorata, cioè che sia più veloce la lettura. Non è vero, è sempre uno per la velocità di lettura. Semplicemente ha più RAM o comunque gestisce meglio la RAM, quindi ha dei caricamenti più rapidi per quello, ma non perché il disco gira più veloce. Quindi Neo Geo CDZ. Oddio, Gizmondo, ragazzi, Gizmondo, io ce l'ho anche con la scatola boxato, una da console della Madonna, con l'oscilloscopio, giroscopio, ha una scheda Nvidia portatile Go, quindi è una grafica 3D della Madonna, potentissimo, ha un po' di giochi interessanti, ragazzi, Gizmondo, competitor rivale del Game Boy Advance, fantastico, ci farò un video poi sopra prima o poi che ce l'ho, lo farò vedere, ci farò vedere come si fa la modifica software, ragazzi, lo porterò sul canale. Roba interessante, vedo, eh. Abbiamo un IQ Player contro Amstrad GX 4000. Ragazzi, l'IQ Player è un Nintendo 64 sostanzialmente cinese. Tutto in un controller, diciamo. Ragazzi, vado sull'Amstrad GX 4000. Non c'è storia. Questo qui, sì, va bene. Cioè, è interessante, è una chicca, però l'Amstrad ha fatto la storia. Ecco, PlayStation 3 o PSP. Qui comincia a diventare tosta. Comincia a diventare tosta. Perché la PSP è... No, ragazzi, però se c'è PS Vita è lei che deve vincere. Allora, devo dire che la PS3 è una delle macchine che mi stanno più sul cazzo in assoluto, devo dire. Devo dire di sì. PS3 non mi piace per niente, è la console Sony che mi piace di meno, devo dire la verità. Di giochi proprietari, proprio esclusivi che hanno giocati pochi, devo dire che qualcosa c'ha, però ragazzi, PS3 contro 360 non regge niente questo sconto, 360 vince a mani basse. Se ci fosse PS Vita farei vincere PS Vita perché alla fine la PS Vita non è altro che una PSP 2.0. Quindi ragazzi, io per avere... Cioè, so che ci sarà la PS Vita, spero. Io sceglierei PSP, devo essere sincero, che mi ha dato molto di più ed era veramente all'avanguardia all'epoca. No, ragazzi, scelgo PSP, non c'è storia. La PS3 non può vincere, è una delle macchine proprio fatte peggio in assoluto, sia come costruzione, ma anche perché c'è quel cazzo di cell che da programmare è un casino, poi anche avere la retrocompatibilità del PS3 è un casino. Abbiamo la Bally Astrocade contro la Rogue Ally. Ragazzi, vedo sulla Rogue Ally, cioè, dai, su. Bally Astrocade va bene, la storia, però... Watara Supervision o Game Boy Light? Sì, ma infatti PSP è giusto così. Ragazzi, il Game Boy Light era fighissimo perché era retroilluminato. È un Game Boy retroilluminato, è una delle versioni migliori del Game Boy. È uscito solo in Giappone, tra l'altro, se non erro. Il Watara era bello come design, ma una merda. Una merda come qualità un po' dei giochi, ma anche la croce. Avete visto quella croce direzionale? Avete presente cosa vuol dire utilizzarla? Ragazzi, quelli vi spaccate le mani. Però è bello come design, carino, come tutto quel modello di pieghevole. Ragazzi, Game Boy Light, dai, su. Adesso va bene tutto, però. Nintendo DSi XL. Abbiamo la Digiblast con... Ragazzi, Digiblast. Radio Snack TV Scoreboard. E Game Boy Advance. Ragazzi, stiamo scherzando. Game Boy Advance. È una delle portate migliori mai fatte.
Neo Geo CD contro GP2X Cano. Ragazzi, abbiamo già scelto il CD, c'era già il CDZ, che è migliore del CD. Quindi vado sul GP2X perché anche questa è una delle prime console da emulazione, quindi vado su questo. Bene ragazzi, vedo che siete d'accordo con me. Abbiamo l'Xbox o la... Ragazzi, Xbox, cioè, una console della Madonna, potentissima per l'epoca. Cioè, ma stiamo scherzando. Commodore Amiga CD32 e Bandai Playdia. Allora, Bandai Playdia è molto interessante, aveva il controller wireless, aveva delle... bella come estetica, però ragazzi, aveva dei giochi per bambini e basta, aveva pochi titoli. È stato riciclato e messo come nei giochi a luci rosse in Giappone, tipo strip, cioè tipo strip dove si spogliano le donnine, che ci guardavi dentro i filmati. Ragazzi, Commodore Amiga CD32, benché sia costruita di merda, abbia dei condensatori schifosi, le plastiche faccia schifo, non è altro che un'Amiga, non voglio dire stupidate, dovrebbe essere un'Amiga 1200, giusto? Dovrebbe essere un'Amiga 2, Amiga 1200 col CD-ROM. Se non erro. Commodore Amiga CD32. Tutti avevano PS2, avevo la prima Xbox e ci ho passato tutta la mia adolescenza. Vai per tanta roba, hai passato una bella adolescenza comunque. Grazie, Demiurgo, grazie, questo per me è la macchina del tempo. Guarda Alessandro, mi fa piacere che vi state acculturando. Adesso non posso poi spiegare tutto perché non finirà mai sulla sta classifica. Comunque vorrei spiegarle tutte nel dettaglio adesso, ma perché ne conosco un po' di cose, però non posso star qua delle ore, ecco, siamo già a 1 ora e 40 di live. Abbiamo la ColecoVision o Luia. Allora ragazzi, Luia era una bella macchinetta, aveva delle belle, diciamo, pretese quando voleva uscire. Se non erro, una console open source. Era una console open source, tanta roba. So che Magnum ce l'ha e non so neanche se la utilizza ancora, ma penso di sì. Però ragazzi, il ColecoVision è molto più importante come storia, non c'è niente da dire. Tra l'altro come grafica era più avanzato anche dell'Intellivision, quindi ColecoVision. Atari Video Pinball Model C380 o Game Boy Advance SP. Tra l'altro ragazzi, questa live di questo UFUFU, questa classifica, ho preso ispirazione dal canale di Falco Nero. Solo che Falco Nero ne ha messe molte cioè, insomma, di console ce n'erano poche. Qui ce n'è molti di più e quindi dimostra, grazie al Viper che anche lui è un grande intenditore, insomma, o almeno ne ha sentito parlare, ha fatto una bella classifica, vai? Lo ringrazio ancora. Certo, grazie a Viper. Se non ci fosse lui, questa classifica non l'avremmo neanche. Allora, abbiamo Atari Video Pinball ragazzi, Game Boy Advance SP. Allora, c'ha un'ergonomia discutibile. Però io sono cresciuto l'infanzia, avevo lo schermo retro. È stato il primo Game Boy non giapponese ad avere lo schermo retroilluminato. Ragazzi, form factor, estetica imbattibili. Ma ovviamente come ergonomia l'Advance normale era meglio. Ragazzi, secondo voi qua sarà difficile scegliere chi vince? Assolutamente no. Assolutamente no. Cioè, stiamo parlando di un add-on, tra l'altro anche parecchio discutibile, ovvero il 32X della Sega, contro il Neo Geo AES dell'SNK. Ma stiamo scherzando? Ragazzi, Neo Geo, non c'è storia. La Roga Ally X e Nintendo 3DS XL. Ragazzi, io qua vado su Nintendo 3DS XL soltanto perché la Roga Ally l'abbiamo già messa. Commodore TV Game 3000H o PC. Ragazzi, queste sono giochi, cioè, sono tantissimi cloni, risalgono al periodo in cui veramente non c'era quasi copyright sulle cose. Anche qua andiamo avanti, dai GP2X Wiz, adesso qui non stiamo su. Ecco, Nintendo DSi o Nintendo DSi XL? Ragazzi, DSi XL è più grosso. Andiamo su quello. Questi stanno ripetendo, ragazzi. Siamo entrati nel match della ripetizione. Ma non c'è Viper, non c'è l'Atari Jaguar. Allora, adesso vi dico quello che manca in questa classifica. Mancava l'Atari Jaguar. Allora, ve lo dico qua perché ce l'ho qua dietro di me. Mancava il Vectrex.
Il Vectrex non è stato nominato, non c'era. Che è una console molto importante, il Vectrex. Mancava il Jaguar, Atari Jaguar. Mancava. Allora, il Super Nintendo non c'era. Non l'ho visto. Il Super Nintendo non l'ho visto. Ma neanche il Nintendo, l'ES neanche. Vabbè, ci stai che non ha potuto metterle tutte, eh. Ci manca il Super Nintendo, il Nintendo, ci manca il Jaguar, Vectrex, ci manca il Dreamcast l'ho visto, Saturn l'ho visto, la Wii U non c'era, il Nuo non c'è però, l'Xbox One non mi ricordo, vabbè c'è anche Evercade, vabbè ci manca il Nintendo 64 ma c'era l'IQ Play, vabbè, ma se lo sapevo, madonna, vabbè, vabbè comunque, ci manca... No, 3DO c'era, ci manca l'Amiga, ah no, quell'Amiga era un computer, non una console. Ci manca il PC Engine Duo, vabbè, è un add-on. No, basta. Diciamo che le più importanti che mancavano erano Nintendo 64. C'era l'IQ Play, vabbè. Mancava il Vectrex, la Jaguar, Nintendo e Super Nintendo. Sono quelle più importanti che mancavano. Tutto il resto c'è. Addirittura PSX, tutta sta roba. E la Wii U, vabbè. Però tutto il resto c'era. Non lo so, Viper, io non li ho visti. Manca NES, SNES, Vectrex, Atari Jaguar, Wii U, mancano queste. Boh. La PlayStation, vabbè. Ma forse non ho ancora finito, non lo so, forse mi sto confondendo, ragazzi. Forse non ho ancora finito. Vabbè, Game Boy Advance tutta la vita. Ah, ma non è ancora finito. Ah, ecco, ecco, ecco. No, non è ancora finito, ragazzi. Falso allarme. Falso allarme. Ah, Viper non mi delude. Game Boy o Lexibook, ragazzi. Game Boy. Cioè, stiamo scherzando. Il PC FX col PC 50X Grand Star Video Sport Center. Ragazzi, il PC FX era un computer con dei arcade perfect su cui venivano programmati gli arcade. Cioè, che è il successore del PC Engine, PC TurboGrafx e quant'altro, PC FX, 32 bit, se non erro, sì, è 32 bit. No, no, ma infatti Viper, no, no, scusa se ho dubitato della tua... Ah, ci hai messo anche altra roba portatile degna, l'Atari Lynx o l'Atari 2006. Ragazzi, l'Atari Lynx era la portatile più potente della sua generazione, più del Game Gear, più dei vari Game Boy. Però ragazzi, contro l'Atari 2006 nella storia di Atari quello che ha fatto la storia non è stato l'Atari Lynx, ma è stato l'Atari 2006 assolutamente. Tra l'altro devo caricare il video della mod composita che ho fatto per il mio amico, devo ancora caricarlo, che ci ho fatto la modifica composita, la vedrete a breve sul canale. Atari Lynx tra l'altro l'hanno progettato quelli di Amiga, quindi chi ha lavorato ad Amiga l'ha progettato, però ragazzi Atari 2006. Nintendo Switch OLED o PlayStation? Ecco, adesso mi sa che qua stanno tornando. Però il Jaguar non l'ho mica visto. Ragazzi, PlayStation, la prima PlayStation non puoi. Non puoi sconfiggerla. No, non è ancora finita allora. Madonna. Abbiamo l'Xbox One o la PlayStation 3 Slim. Ragazzi, Xbox One. No, però la PlayStation 3 Slim è la migliore. No, la Xbox One è la Xbox che mi è piaciuta di meno. Io ce l'ho, ma è quella che ho meno gradito e che meno ha innovato. La 3 Slim penso che sia il modello di PlayStation 3 migliore. Io infatti ho quella. La puoi anche moldare con le custom firmware se hai il modello corretto. PlayStation 3 Slim, ragazzi. Virtual Boy o Gaming Gear, ragazzi? Qua non è facile. No, ragazzi, devo andare su Game Gear. Cioè, Virtual Boy poi è stato innovativo quanto volete, ma non regge il confronto. Magnum Odyssey. No, ragazzi, Steam Day. Andiamo avanti un po' veloce. No, Viper, non c'è l'Atari Jaguar comunque. Neanche il NES e lo SNES. Mi sa che sono spariti. Non li vedo. Boh. Wii Mini con le... Ragazzi, con l'EcoVision. PlayStation 4, tutta la vita. Ma stiamo scherzando. Game Boy Advance SP. Andiamo avanti con l'Odyssey. Ah, eccolo che appare. Ah, ma c'è tutto allora. C'è tutto. Ma è strana sta classifica. Appaiono un po' strani. Abbiamo
il Super Nintendo e il Nintendo 64 DD. Ragazzi, stiamo paragonando un add-on per Nintendo 64 a una console che ha fatto la storia come il Super Nintendo. Super Nintendo. Anche qua, Nintendo Color TV col WonderSwan della Bandai. Ragazzi, il WonderSwan non è la console più famosa, però è sicuramente più importante, è più significativo, ecco. E, tra l'altro per WonderSwan esistevano degli add-on particolarissimi che non voglio dirvi perché voglio recuperarlo. Magari un giorno quando l'avrò recuperato ci farò un video. Matteo Turchi ne sa qualcosa, visto che appena l'ha visto l'ha comprato subito. È una roba sperimentale, prototipo per il WonderSwan e WonderSwan Color, che è una figata, un robot della Madonna. Non vi dico altro. Ragazzi, Dreamcast o Intellivision? Ragazzi, devo andare su Dreamcast. Era una delle console migliori mai fatte. Nonostante Intellivision sia tanta roba. L'Emerson Arcade 2001 o l'Xbox One S? Ragazzi, Xbox One S. Andiamo avanti perché... Qui ragazzi vado a caso perché non ne ho proprio idea. Ecco ragazzi, la Wii o la MV Micro... Ragazzi, la Wii. Cioè, non possiamo paragonare. Andiamo sull'Odyssey. Andiamo... questo qua ragazzi era il NEC TurboGrafx 16 CD FL. Era l'espansione col CD-ROM. Però ragazzi, il Master System. Cioè, un add-on con una console. 3DO, tutta la vita. NES o GP2X? Ragazzi, il NES ha risollevato l'industria dei videogiochi casalinghi, cioè non c'è storia. Qui abbiamo il Super Akan della Fantech, che è una console stranissima, quasi una versione freebootata del Super Nintendo, strana, l'ho vista a una fiera, sempre lì dal Matteo Turchi. O il Fairchild Channel F. Ragazzi, vince il Fairchild Channel F perché è stata la prima console a cartuccia programmabile della storia, credo. E aveva questo controller rivoluzionario qua che era complicatissimo, che non si è mai più visto su nessun'altra macchina. Quindi questo. Digiblast o PSP? PSP. Non c'è verso. Game Boy Light o FM Town Smarty? Ragazzi, Game Boy Light. Atari 5002 o Atari 5002. Adesso qui vado veloce perché New Nintendo 3DS XL, Nintendo Switch 2, ma chi vuole questa grande Viper, grande New Nintendo 3DS XL, sono d'accordo. Gizmondo o Marvel's Odyssey? Gizmondo. Amiga CD32. Lenovo Legion Go, Commodore, ragazzi, Commodore 64, RCA Studio 2 o Apple Pippin, l'unica console fatta dalla Apple che non era altro che un Mac alla fine, ragazzi. Devo far andare avanti l'Apple Pippin, per forza. Abbiamo il Sega Nomad, che sarebbe praticamente un Mega Drive portatile per farla semplice, o il PC Engine GT Turbo Express, che sarebbe un PC Engine portatile. Qui abbiamo un Mega Drive portatile o Genesis portatile contro un PC Engine portatile. No ragazzi, PC Engine GT. Mi spiace, ma vai per madonna. Sega Saturn o Neo Geo CDZ? Ragazzi, Sega Saturn. Oh, finalmente la Wii U. Wii U o GP2? Ragazzi, Wii U. Che è una console stra sottovalutata. Senza la Wii U non avremmo la Switch, quindi non diciamo stronzate. Mega Drive o Nintendo 64? Mi dispiace buttare fuori così Nintendo 64, però io sono convinto che la miglior console mai fatta da Nintendo sia stata il GameCube, ma ho dovuto già toglierlo. GameCube e Super Nintendo. Anche il Nintendo c'è da dire, eh. Quindi ragazzi, devo andare su Mega Drive perché Mega Drive è la miglior console di Sega insieme a Game Gear, sono insuperabili, cioè. E insieme al Dreamcast, scusate. Abbiamo il Neo Geo AES contro Game Boy Micro. Ma per favore, Neo Geo AES. Ma stiamo scherzando. Oh, abbiamo finalmente il nostro Atari Jaguar contro il Philips Solid. Ragazzi, Atari Jaguar. Una console sottovalutata tantissimo. Lo Zibo, manda avanti lo Zibo, dai.
Xbox, Atari VC. Ragazzi, Xbox. Xbox 360 o New Nintendo 3DS? No, Xbox 360. Qui ragazzi faccio andare avanti questo soltanto perché è più carino. Non saprei veramente. NEC Turbo Duo o Bandai Wonders One Color? Allora, il Wonders One Color non può, mi dispiace per quanto possa avere il suo senso, competere con un NEC Turbo Duo, che alla fine è un PC Engine col CD-ROM integrato. Io ho il 2R, poi c'è anche l'RX, vabbè. PS5 Nvidia Shield Tab, PS5. PSP 3000 contro Amstrad GX 4000? Ragazzi, PSP 3000 perché è il miglior modello di PSP mai fatto, solo per quello. Ah, ma il GameCube c'è ancora. Ah, beh, allora, perfetto. Allora, se c'è il GameCube, lo faccio andare avanti, perché di 3DS ci sono già altri modelli, quindi va avanti il GameCube. Abbiamo l'Atari 7008 e il PlayStation 4 Slim. Guarda, ragazzi, l'Atari 7008 non è stata una gran macchina, eh. Avanti PS4 Slim. Nintendo DS Lite, PS Vita. No, ragazzi, qui deve vincere PS Vita, cioè non c'è storia. DS ne vincerà un altro. Qui vince il Pong, ovviamente. Oh, ma c'è tutto. Viper, ma hai messo tutto. Hai messo tutto. Penso che sia la miglior classifica di console su tutto YouTube Italia. Cioè, l'hai fatta te, veramente. Ci hai messo tutto, praticamente. Cioè, qualsiasi cosa. Bravissimo, Viper. Abbiamo il Vectrex contro il Nintendo 3DS XL. Qui, ragazzi, vince il Vectrex perché di 3DS ne avremo altri. Poi il Vectrex ha fatto la storia. Unica console vettoriale da casa. Stiamo scherzando. Arcade, Minevox Odyssey, qui andiamo avanti con l'Odyssey. Ragazzi, ma finiremo? Quante cavolo ce n'è? New Nintendo 2DS XL. Qui vince il PC Engine, non c'è dubbio. Qui vince il Nokia Engage, per me. Per me sì. Sto UFO non è che mi piace tanto, si devo capire meglio. Però hai fatto una bella classifica, Viper, comunque. Hai fatto una bella classifica. C'è una sì, bella lista. Nintendo 2DS contro il Commodore. No, Nintendo 2DS. Anche se è la versione più merdosa del 3DS. PSX contro PSP Slim e Lite, che sarebbe la PSP 2000. Ragazzi, qua vanno avanti a PSX perché è una macchina straordinaria. Xbox Series X, il QD. No, ragazzi, qui mando avanti l'Xbox Series X perché è l'Xbox migliore della generazione attuale. GP32 contro PSP Go. Io vado avanti PSP Go perché è una console stra sottovalutata che una volta moddata da utilizzare in casa come fissa con un controller PS3 Bluetooth rende un casino. Nonostante l'ergonomia sia un po' così. Nvidia Shield TV e PlayStation TV. Allora, ragazzi, la PlayStation TV è una PS Vita. Una PS Vita consolizzata da casa. Ragazzi, vado avanti l'Nvidia Shield. Non ha molto senso quella macchina. Game Boy Pocket o PlayStation 2. Nintendo Switch Lite, assolutamente. Nintendo DS o Atari Jaguar CD. Ragazzi, Nintendo DS perché il Jaguar CD è una delle console, è l'add-on forse uno dei peggiori come qualità costruttiva e tutto. Lasciamo perdere, questo è il fatto comunque. Xbox One X, sì. Ok, mancano 64 ragazzi, siamo agli sgoccioli, 64 console 64 round, quindi sono 128 console ancora in gara. Che vabbè, c'è anche il Commodore 64 che è un computer, non è una console, comunque. Andiamo avanti, dai che siamo quasi in fondo. Il NEC Turbo 2, no ragazzi, Commodore 64, dai, non scherziamo. Xbox, qui si va veloce. Dreamcast. PSX. Pong, PSP Go. 3DO, non c'è storia. New Nintendo 3DS XL, che è la versione migliore del 3DS contro il Game Boy Advance. Io mando avanti questo soltanto perché dell'Advance ne sono altri di modelli. C'è l'SP e quindi mando avanti questo. Il Nokia Engage o il PCFX. Ragazzi, PCFX. Per quanto
anche il Nokia Engage abbia i suoi pregi, non c'è paragone a livello di importanza storica. Su PCFX sono stati creati gli arcade, sono stati programmati molti giochi arcade. La Wii o il Jaguar? Ragazzi, devo mandare avanti la Wii. Madonna, ma si può fare lo scontro Wii contro il Jaguar? Cioè, Madonna. Devo mandare avanti la Wii. Non c'è storia. Per quanto il Jaguar abbia fatto la storia, al di là del bene e del male, devo mandare avanti la Wii. Perché la Wii la storia l'ha fatta davvero. Ecco. E come andiamo avanti l'Odyssey? Abbiamo il Mega Drive contro Nintendo DSi. Ragazzi. Mega Drive. Neo Geo PSP. Devo andare avanti il Neo Geo. Aiuto. Zibo o DS? DS, dai. Ci hanno tolti lo Zibo dai coglioni. PSP 3000 o Gizmondo? PSP 3000, la miglior PSP mai fatta. Vectrex o Game Boy Light? Visto che ci sono altri Game Boy, ma davanti il Vectrex. Lo SNES o il Wonder? Lo SNES. L'Xbox One X o l'Advance SP? Advance SP. Il Pippino. Fairchild Channel F. PlayStation 2, PlayStation 2. Steam Deck, Xbox 360. 2DS, qui mando avanti il GP2X perché gli altri ce ne... Vita o PC Engine? PlayStation Vita. È la portatile Sony mai... È la miglior portatile mai fatta, secondo me. Insieme a Game Boy Advance, SP, credo. No, ma PS Vita è un altro livello, comunque. Saturn o PS5, ragazzi, Saturn. Game Boy o PS4? Io devo andare su... Io devo andare su Game Boy, ragazzi. È troppo importante. PS4 fra qualche anno se la ricorderanno in pochi. Xbox Series X o PC Xbox Series X? Nintendo Wii U o PlayStation 3 Slim? Qui devo mandare avanti la PS3 Slim, perché alla fine la Wii U si evolverà nella Switch, c'è qualche Switch in gara, quindi alla fine la Switch è una versione migliorata della Wii U. Però la Wii U ha il suo perché. Xbox One S, no, Amiga CD32. Madonna, deve andare avanti quella merda lì comunque. L'Odyssey, no, Switch Lite. GameCube o PlayStation? Ah, diventa difficile, diventa difficilissimo. Diventa veramente difficile qua. Poi, aiutatemi! Farai mai la stessa cosa con i giochi un giorno, Demiurgo? Ma Alessandro, lo sai che se lo faccio con i giochi stiamo 4 giorni? Cioè, già sono morto dopo 2 ore di live. Figuriamoci se lo faccio con i giochi. Non finiamo più. E poi qualcuno mi deve fare la classifica. Beh, a parte che l'avevo fatto sul mio canale, se vai a vedere c'è un... No, sul canale del gaming, cioè nella mia playlist qua, trovi la classifica dei miglior giochi PlayStation, credo, dovrebbe essere. Sì, Viper, le avevi fatte te. Allora, bisogna chiedere al Viper, perché è Viper che è bravo a fare ste cose. Quindi se il Viper può, ha voglia e vuol diventare il creatore ufficiale di classifiche UFU per il canale, a me, guarda, lo ringrazio immensamente e si potrà farne qualcun altro in futuro. Ogni tanto cercheremo di farne qualcuno. Chiederò a Viper ogni tanto. Magari se me le prepara, volentierissimo. Abbiamo il GameCube o PlayStation? Ragazzi, io devo mandare avanti PlayStation. Perché ha spaccato il mercato in una maniera incredibile. Ha veramente rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Cioè, sei messo in mezzo alla console war tra Sega e Nintendo e ha spaccato tutto. Io ho fatto la classifica dei migliori giochi platform 2D 3D nel canale del BDG. Vedi Viper. Ma comunque ne avevi fatta qualcuna anche per noi perché ero andato da lui e l'avevamo fatta insieme. C'è la live insieme. Devo mandare avanti la PlayStation, ragazzi. A malincuore perché GameCube è la mia console Nintendo preferita. Quindi Master System o Game Gear? Che Game Gear alla fine sarebbe, tra virgolette, un Master System portatile. Tra virgolette, semplificando molto.
Devo mandare avanti il Master System. Nel tuo canale quello di giochi PS2, bravo Hyper, sì. Però c'era questa live che era sul canale di DG con i giochi PS1. Non mi ricordo se erano solo i platform, però l'avevo fatta io e lui dal suo canale. Abbiamo il New Nintendo 2DS XL. New Nintendo 2DS XL contro il NES. Ragazzi, il NES. Atari 2006 con l'EcoVision. Il con l'EcoVision è la macchina migliore. Quindi vado avanti con l'EcoVision. Mega Drive 3DO. Ragazzi, devo mandare avanti il Mega Drive. Mi dispiace per il 3DO. Macchina assurda, però. PSX o Switch Lite? La PSX è una macchina della Madonna. È una macchina della Madonna. Soltanto che la Switch c'ha una portata storica che la PSX non ha. Cioè, a livello di tutto, la PSX è 100 volte meglio. Di tutto, qualità costruttiva. Ragazzi, ma si può che io elimino la PSX per la Switch? Invece mi tocca. Ma soltanto perché... No, però la Lite... No, ragazzi, vado sulla PSX. Sarebbe un'offesa, mi dispiace. Se ci fosse stata la Switch normale, avrebbe vinto la Switch normale. Ma con la Lite no. Con la Lite no, mi rifiuto. Mi rifiuto. Che è una Switch castrata, no. New Nintendo 3DS XL contro PS Vita, ragazzi, faccio vincere PS Vita. Perché, benché New Nintendo 3DS XL sia una bomba di macchina, abbia dei giochi assurdi, hardware della Madonna e tutto, non regge il confronto con PS Vita. E PS Vita è qualcosa di... che è stato... Tanto questo è il primo modello. È stato troppo male pubblicizzato, marketing infimo. Ed è un peccato, ma aveva tanto tanto da dare. Se la moddate vi dà veramente delle soddisfazioni come mai nessun altro. Ecco, qua diventa veramente difficile. PlayStation contro Xbox. Porca troia. Io però, ragazzi, faccio vincere la PS2. Perché la PS2 alla fine ha la retrocompatibilità con la PlayStation quasi totale. Non completa al 100%, ma quasi totale. Quindi a livello di portata storica alla fine devo mandare avanti l'Xbox. Ma poi l'Xbox è una macchina della Madonna. Vectrex o Neo Geo, ragazzi, qui deve andare avanti il Neo Geo. Il Neo Geo è il picco, l'Acme, il capolavoro degli arcade. Cioè, la tecnologia Neo Geo. Sia che sia MVS che AES. Cioè, è il canto del cigno degli arcade. Prima che il mondo arcade morisse. Cioè, si riducesse. Abbiamo la 360 contro l'Advance SP. Aiuto. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Manca poco. Devo andare avanti con la 360. Porca, devo uccidere così l'SP. Madonna, ma davvero. Sono molto indeciso. Aiutatemi, ragazzi. Scrivete, scrivete. Sono molto indeciso qua. Boh, l'Advance. Come si fa? È la mia infanzia quella. È la mia carta di infanzia quella Advance SP boia. Come si fa? Mi viene in mente, buonasera Crossbow Mania. Sei arrivato un po' tardi, ma ti puoi recuperare la live. Ma come si fa qua? Adesso a me viene in mente Spyro Adventure su Advance SP. Boia. Ma che cazzo scelgo? No, ragazzi, devo andare su 360. Perché mi piange il cuore, però devo farlo. 360 c'è troppa... No, ragazzi, 360. Mi dispiace. Dreamcast o Master System? Ragazzi, Dreamcast. Xbox Series X. PS3, PSP 3000. Saturn. Oh, siamo quasi in fondo, eh. SNES o Game Boy? Io qua devo andare avanti il Game Boy perché è stata troppo rivoluzione. Lo SNES è stata tanta roba, ma a livello storico non ha avuto l'importanza che ha avuto il NES. Quindi vado su Game Boy. Fairchild Channel F e PSP Go. Ragazzi, adesso mi dispiace, ma il Fairchild Channel F deve andare in pensione. Deve andare in pensione, però a retto, eh. Anche questo, ragazzi, deve andare in pensione.
L'Amiga CD32 deve andare in pensione, che non è altro che un Amiga 1200 economico con il lettore CD-ROM reso console. PCFX. Cioè, PCFX, lo ripeto, ci hanno programmato dei titoli arcade troppo importanti. DS Operation 3 Slim. Io vado di PlayStation 3 Slim perché DS ci sono altre versioni. La Wii o PlayStation 2, ragazzi, qui finalmente la Wii si toglie di mezzo e vado di PS2. Cioè, non c'è storia. Oddio! Il NES contro il Commodore 64! Oh, mi dispiace Crossbow Mania che non arrivano le notifiche. Dopo tanto la può recuperare. Mi dispiace perché è stata una live della Madonna. Te la devi recuperare. Abbiamo parlato di tantissime cose. Che cazzo faccio qua? No, ragazzi, il NES. Io devo andare per i miei gusti personali. Questo ha fatto la storia del retrocomputing, ma il NES ha fatto la storia dei videogiochi. Ha risollevato il mondo casalingo videoludico dalla crisi dell'83. Qui vince Game Boy. Dreamcast. Qua ragazzi vince PSP 3000. Mi dispiace per la PSX, ma c'è anche la PS2. Oh, NES contro PS Vita. Aiuto! Qui mi uccideranno tutti. Qui mi uccideranno tutti. Figa, qua è veramente difficile. No, ragazzi, PS Vita. Se fossi oggettivo metterei NES, ma devo andare su PS Vita. Ho detto se fossi oggettivo. Il Neo Geo o il PCF? Neo Geo. Qua sto andando sul soggettivo adesso, ragazzi, perché oramai sono tutte macchine della Madonna e bisogna andare sul soggettivo. Mega Drive o Sega Saturn? Ragazzi, il picco di importanza che Sega ha avuto col Mega Drive e il Genesis non l'ha mai più avuta, quindi deve essere Mega Drive, anche se il Saturn è una macchina superiore. PS3 Slim o PS2? PS2. Xbox 360 o Xbox? Ragazzi, l'Xbox 360 è una versione migliorata da tutti i punti di vista della prima Xbox. È un Xbox 2.0, quindi la 360, come ho detto, è la miglior console di Microsoft. Mega Drive o PS2? Allora, ragazzi, se fossi oggettivo e guardassi la storia, metterei Mega Drive. Ma però, purtroppo, per me la PS2 è la mia infanzia e poi la console più venuta tutti i tempi quando andavo su PS2. Neo Geo e PS Vita. Qui, ragazzi, devo andare su Neo Geo perché io ho nel mio cuore da una vita, ci lavoro per tutta la vita, ci sto anche scrivendo un libro, la serie di Metal Slug. Neo Geo per me non può morire contro PS Vita, benché PS Vita la amo, deve andare su Neo Geo. Siamo quasi in fondo. PSP 3000 o Dreamcast? Poi, ragazzi, anche qua, se fossi oggettivo, guardassi la storia, Dreamcast. Ma PSP 3000 poi, il modello migliore, ragazzi, è la mia infanzia, la mia adolescenza ed era una roba da spaccamascella quell'età lì, vedere una console portatile così potente con quella grafica. Era come avere una PS2 portatile, anche se come potenza eravamo a metà tra una PS1 e una PS2. Quindi ragazzi, mi dispiace, ma devo andare. 360 e Game Boy, anche qua ragazzi. Adoro la 360, la amo, ma il Game Boy è stata la mia infanzia. Cioè, non sapete le idee. Ah, aiuto! Abbiamo Neo Geo contro Game Boy? Cazzo! Cazzo! Cazzo. Sono entrambe la mia infanzia. Cioè, non il Neo Geo come console, ma nei sala giochi, l'MVS. Metal Slug in particolare, ma non solo. Figa, ragazzi, il Neo Geo è il capolavoro del pixel perfect, del 32, del 72 bit, dell'arcade. Il Game Boy è il capolavoro delle portatili.
Ragazzi, io vado contro tendenza, scelgo il Neo Geo. Troppo importante questa cosa. PSP 3000 e PS2. Ragazzi, su PS2 c'è tanta di quella cazzo di roba che non può non andare avanti PS2. Però, boh. Madonna. Sto pensando. Sa dire che PSP fa andare anche tutta la roba PS1. Però, insomma, dobbiamo considerarla come macchina in sé. Ragazzi, non lo so. Non lo so. Sono molto indeciso. Però là ho scelto una fissa. No. Eh sì. Madonna, ragazzi, faccio morire la PS2 contro una PSP 3000. Ma davvero? Lo faccio perché sennò tutti fanno vincere PS2. Io lo faccio. Cioè, questo è il round finale. È PSP contro Neo Geo? Madonna. Porca troia. Che poi su PSP puoi giocare anche dei giochi Neo Geo. Emulati più o meno così, ma... Aiuto. Sì, ma ragazzi, io vi dico che il Neo Geo, se l'avete, è una roba fuori di testa. Se lo avete, lo possedete, vi rendete conto che è una roba fuori di testa. Però la PSP mi ha dato molto di più. Io vado su PSP. È finito? Oh, ha vinto la PSP! La PSP 3000 ha vinto, ragazzi! Ha vinto la PSP 3000. Ecco qua, ragazzi. Allora. Ah, ma... Ah beh, qui non ci sono le... Ma questa è la classifica che ho fatto io? No, è casuale. O no? Sì, è casuale. Credo. No! Ah, ma è la classifica... Ah, in base a quante volte l'hai fatto ripetere? Ah, ecco! Non era aggiornata. Ragazzi, rivediamo insieme la classifica. Mi immagino tu lì su che urli sui monti. Sì. Ecco, ragazzi. Qui abbiamo anche le win ratio. Allora, abbiamo... Tra l'altro, ragazzi, lascio poi in descrizione il torneo se lo volete fare. Ve lo lascio qua in descrizione della live. Appena è finita ce lo metto. Abbiamo concluso, ragazzi. Abbiamo al primo posto PSP 3000, PlayStation 2 al secondo. Poi abbiamo al terzo posto Game Boy. Poi abbiamo Dreamcast, Xbox 360, Mega Drive, PSX, che sarebbe la destra, Xbox il primo, Sega Saturn, Xbox Series X, PlayStation Vita, Neo Geo AES, Master System, New Nintendo 3DS XL, Nintendo DS, NES, la Wii, la Switch Lite, il 3DO, il GP2X Wiz, PlayStation, PSP Go, Commodore Amiga C32, PlayStation 3 Slim, PC FX, Commodore 64, Game Boy Advance SP. Madonna, questi qua sono andati molto in basso rispetto a quello che volevo, dovevano stare più su. ColecoVision, Game Gear, Steam Deck, SNES, Xbox One S, Vectrex, New Nintendo DS XL, GameCube, DSi XL, Game Boy Live, Game Boy Advance, PC Engine, Gizmondo, PS4, PS5, PSP, Rogalai e poi basta, ragazzi, perché cioè, stiamo andando molto giù, cioè basta, Virtual Boy. Ve la rivedete qua, ragazzi, cioè dopo qui, vabbè, già guardato molto in fondo, vabbè. Comunque, ragazzi, è qua. Boh. Boh, ragazzi, abbiamo finito. Abbiamo finito. Io vi ringrazio per essere stati qua con me. Aspetta che leggo. Praticamente hai distrutto l'intera community di console. Sì. Vaffanculo. No, perché sennò ragazzi vince sempre PS2, 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 PS2. O Wii o PS2 o Switch, vincono sempre quelle lì. O PS, la PlayStation di turno, comunque PS2 non, è la PlayStation che di solito vince. Comunque dai, PSP 3000, PlayStation 2, Game Boy, Dreamcast, ho reso onore anche al Dreamcast, ho reso onore quindi a Sega, ho reso onore alla 360, ho reso onore al Game Boy, alla PSP,
PS2, l'Xbox, insomma, ho reso onore a un po' di macchine, dai, ho fatto il meglio che potevo, ragazzi, non è facile, eh. Cioè, non è per niente facile. Vabbè, comunque, bel torneo, ragazzi. E niente, io vi ringrazio. Mi ha fatto piacere che abbiate conosciuto Danilo, che vi sia stato simpatico. Tornerà quando potrà sul canale. Dopo metterò in descrizione i minutaggi corretti delle capitoli. Adesso lo faccio. Con sì, appunto, minutaggi e poi la descrizione metterò il link a questo torneo fatto da Viper. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati con me, per la partecipazione così sentita, la chat è piena, ragazzi, vi saluto tutti, allora, vi saluto tutti per nome. Allora, ringrazio DDG di Ray Gaming, Alessandro Sanna, ringrazio Viper Re Assoluto, Ludovico Palamara, Federico Fortuna, Magnus CDI, ringrazio Davide Rosa, mi ha fatto molto piacere conoscerlo, che forse è la prima volta che l'ho visto. Poi ringrazio un attimo, non voglio saltare nessuno. Chi manca? Che è arrivato da poco. Aspettate, perché non sto capendo più niente. Ok, ok, madonna. Un attimo. Che è arrivato ultimo. Crossbow Mania, eccolo. Crossbow Mania. Poi penso di non aver dimenticato nessuno, credo. No, ragazzi. Niente. Ragazzi, grazie ancora. Grazie, ringraziamo tantissimo Danilo e Viper in particolare perché ha fatto il torneo per noi. Lo metto in descrizione. Ragazzi, buonanotte. Ci vediamo presto che sul canale esce qualche short tra oggi e domani a questo punto. Qualche short di qualche recensione e qualche altro breve video. Ragazzi, buonanotte e alla prossima. Grazie ancora.